È vero che è l'ora di andare tra i nostri pretacci? Andiamo tra i nostri pretacci. A pratacci. Questi non me li ricorderò mai. Dedalic Entertainment Original Video, 12ª stagione. Ma 12ª di cosa? Forse il gioco è diviso in 12 episodi. Cioè è stato venduto così. Ma non credo, io avevo letto su Wikipedia che è stato venduto in 3 blocchi. Quindi non so a cosa si riferisca quella cosa lì. Comunque noi andiamo subito prontamente l'occhio del cicogna, del ciclone. Vai, iniziamo. The White Ship. She was one of the fastest vessels that was ever built. The man who should be king of the English now, the son of King Henry, was on board when she sailed off. And with the prince there were 140 knights and many nobles, all on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the White Ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea that night. L'anno è sempre quello, più o meno. Non ci siamo spostati nello spazio-tempo come in altri giochi. Siamo sempre qui. Ho giocato in 3 giorni questo giochetto, ragazzi. Ci ho messo in mezzo anche un altro paio di giochetti riempitivi, tipo Shinobi. What do you think, my lord? I think Stephen is a clever man. Clever enough to have his C'è stato whole un family posticino anche per perish. Shinobi. But why you would want to Ninja rule Gaiden that no, perché non mi godforsaken rock, I will never piace. Li understand. conosco bene, non ve li ho portati What né in makes you say 3D né that? I love my in country. 2D. Then why are you Nessuno. E leaving? idem Metal Gear. Because I want to see something new. I'll tell you what you're going to see. A proper country where people know how to behave. A parte Metal Gear Revengeance, chiaramente che quella è un'altra tipologia di giochi con la katana. Per me quella cosa lì è assurda. E poi Cyborg con la katana, fighissimo. Ma infatti quel gioco non l'ha fatto Kojima. Io l'unico gioco che vi ho portato di Kojima è Dead Stranding, e penso proprio di non riportarvelo. Cioè di non portarvi il 2 perché non mi interessa. I guess I should stay out of other people's business. Cioè è bello l'uno, è una bella esperienza da fare. Ero curioso di vedere che quest'altra tipologia di gioco di Kojima, ma mi è bastata una sola esperienza di Dead Stranding. Non ho bisogno di un 2, di un 3, di un 4. Anzi, più si va avanti meno ne ho bisogno. Maybe I'm just running away. You should all get some rest. It will not be long now till we reach Cherbourg. Thank the Lord, I can't wait to be back. Così dopo ci risistemiamo, ragazzi, che io sono troppo allo sbando da troppo tempo. Volevo prendermi un periodo di relax davanti a una cosa che mi piace, mi è sempre piaciuta fare. Però ora basta perché non ce la faccio più. Ma anche perché l'esperienza è completa. Perché poi è quella darmi lo stop, no? Dirmi guarda l'esperienza è completa, basta, allora la fai magari il prossimo si aspetta e se dovesse ricapitare qualcosa vedremo. Però io per ora resto con questo numero qui e ci starò per moltissimo tempo. E non vi posso giurare niente, ragazzi, perché sapete qui come sono andate le cose finora. Sempre incerte fino all'ultimo, sono stati tutti gli ultimi giochi. Ma perché io stesso pensavo di aver completato, invece la mia sfida si è voluta estendere fino a 1111 giochi, ragazzi.
Ma capite perché no? Perché per me il numero aveva importanza, cioè non un numero a caso, ma dovevamo finire con un numero particolare, particolare. 4-1 secondo me sono un numero particolare. E sono un numero alto, un numero completo, perché ho portato veramente tutto quello che volevo portarvi, di ogni tipologia. Però l'esperienza dal mio punto di vista era un viaggio, questo qui, un viaggio storico fra tutti i giochetti di tutti i tempi, usciti almeno finora, fino al 2025. È un viaggio, ragazzi, un'avventura molto, come dire, molto ostica. Che ho voluto condividere con voi, I had set out to find my baby's father, the man I still loved with all my heart, Jack Jackson. And so early one morning in July, I finally arrived on the Sentire i shores of commenti di Normandy, tutti, anche dei denigratori with del nothing on me but a canale. pouch of wine and a young, curious face Per me è yet stata unnamed, un'esperienza who was just as utilissima, unfamiliar to this essenziale, new world utilissima, as was I. sia al di fuori della streaming che per la streaming stessa. Quindi non mi pento di quello che è successo, quindi il canale. Sapevo che questa fase qui sarebbe stata una fase, come dire, da scompartimentare, da mettere da un'altra parte, non portarcela dietro in eterno. Era una fase chiusa. Che poi si può aprire occasionalmente, ma io ne dubito, ragazzi, perché il mondo dei videogame non mi fa proprio impazzire, però con un gioco You're still sicuramente here? sì. Oh, Se it's esce you. Bloodlines I'm just 2 trying to get lo my devo feet used to good solid ground again. The last bit of our Avete voyage visto wasn't che exactly my pint of gioca, ale. come dire, si svolge in 3 giorni diversi, vi dicevo questa registrazione qui, quindi non tutto di seguito. Abbiamo fatto un libro alla volta. I'm looking for someone, a red-haired mason called Jack Jackson. He came to France about a year ago or so. A fellow mason, great. Unfortunately, I wouldn't know a thing. After all, I just arrived here with you. I know. Potevo farlo But sicuramente should in you 2 meet giorni, non someone in like that 3, on your journey, tell him Aliena per of finirlo Shiring is prima. looking Però ho for him. preferito godermelo Alright. di più e Jack farlo anche Jackson. domenica I'll oggi. keep an eye out for you. Thank you. Tra l'altro iniziamo anche tardi, però tanto abbiamo anche una parte della nottata, quindi va benissimo. That hammer you're carrying, do you happen to be a mason? Actually, Ho I dovuto am. sistemare un video, You ci have a sono keen eye, volute mistress. delle ore, ragazzi. I guess I 5, just know a 3-4 mason when I ore see one. per To be modificare honest, un I video haven't che vi ho been one fatto long. di Just un finished altro my apprenticeship in giochetto, Salisbury. Mechanics. Before that, I used to shear sheep with my parents, but I guess that wasn't really for me. Father still hates me for leaving, though. What will you do to find work here as a mason? Don't know. That's for me to find Ora out. ci All I immergiamo heard was nella that the trama wages are per better bene. over here. So you'll just travel from town to town and look for employment? Right. And I'll start in Lassay. A fellow mason told me about the abbey there. He said these Normans build their churches quite differently than we do back home. I need to see that with my own eyes. Maybe learn a thing or two. Credo che nel futuro dei videogiochi non è che ci aspetti grandissime idee creative, perché si vede al di fuori dei videogame, anche nelle altre cose. Quindi non è che mi aspetti chissà quale rivoluzione videoludica, di perdermela. Credo di essere, come dire, di aver nel mondo dei videogiochi, almeno qui, reso un omaggio a quella parte dell'industria dei videogame che sicuramente era bella, perché per me lo è stata, va bene? E anche per molti altri, no? Altrimenti non ci sarebbero tutte queste cacce ai remake e alle remastered. È una cosa importante che va per noi e per tutti noi. Però credo che questa forma di media, di comunicazione, si sia parecchio ammorbidita negli anni, sia meno potente, e che anche questa inclusività forzata delle multinazionali cominci ad essere parecchio invasiva nei prodotti. Quindi
capito, il voler accontentare un po' tutti, no? Il voler, come dire, schierarsi dalla parte delle frange più estremiste, dei gruppi di pensiero e anche rivoluzionari, no? In una società tipo il femminismo, l'omosessualità, i neri, insomma le forme di diversità, quelle che vengono in qualche modo, come dire, ricevono una perorazione da parte di questi videogiochi, quindi un argomento a favore, sono le frange estremiste. E quindi queste cose che influenzano la trama, e la trama viene rediretta in funzione di personaggi proprio che devono essere lì presenti proprio, come dire, per scelta della produzione stessa, purtroppo è una cosa che danneggia tantissimo il media, lo danneggia terribilmente, come dire, le persone non è che siano consapevoli di questo procedimento. Purtroppo acquistano le cose indiscriminatamente, seguono cattivi consigli che sono quelli praticamente degli influencer, dei content creator, di tutti i tipi, perché veramente selezionano sempre i peggiori, cioè è una cosa veramente pazzesca, quelli che poi non gli danno una visione prospettica di come si svolgerà il futuro di qualcosa che gli interessa, e questo riguarda tutti i settori, però questi sono cazzi di chi segue questa gente. Certo, la società va a rotoli per colpa di questa cosa, va bene, ma non posso certamente andare lì e impedirglielo, staccargli la televisione col telecomando, no, lo prendo io questo qui e glielo do anche in testa sulla pelata, cioè non glielo posso fare, non posso dirgli di vedere le cose belle e basta, anche perché non le sa identificare, e io stesso ho una visione di bellezza diversa da quella degli altri, anche se, come dire, credo che ci siano dei parametri oggettivi per stabilire la bellezza, altrimenti questo gioco qui non, come dire, come ve l'avrei potuto giustificare? Cioè questo gioco qui lo vedete secondo me anche voi volentierissimo, perché è un bellissimo gioco. Che poi vi annoi oppure non vi interessi la storia è un altro discorso, ma se tu guardi queste immagini e come sono state spiegate, e la vicenda che c'è dietro, il libro, il romanzo, eccetera, eccetera, come si chiama, la serie TV, eccetera, eccetera, ci saranno altri prodotti, non lo so, però non c'è sono inappuntabili. È un ottimo prodotto sotto tutti i punti di vista, e non è anche una cosa di nicchia in parte. Questi argomenti si ricollegano. È una cosa di nicchia perché purtroppo la gente non sa selezionare la bellezza, non sa selezionare le cose che gli sono utili da ciò che invece gli sono superflue, vive di superfluo più che altro, anche sentendo questi grandi papi di internet che ci sono, perché ce ne sono veramente tanti, che hanno la verità, tutti la verità in mano. Purtroppo questi giochini ne subiscono le conseguenze, il mondo dei videogame soprattutto, quindi una forma di cultura che per ora non aveva avuto troppe ostruzioni, se non qualche rivista magari a fare qualche stupida, non lo so, qualche stupida invettiva contro il giochetto X o Y, su cui possiamo essere a favore o contro. Però rimane il fatto che comunque quella tecnologia, questa forma di comunicazione si è insediata senza troppi problemi, e adesso comunque qualcuno la gestisce anche troppo. Cioè uno era preoccupato della censura dell'epoca e non è preoccupato della inclusività forzata, capito, nei prodotti di certe cose. Beh, questo pure è un segno di, come dire, di non maturità. Quindi non mi aspetto di perdermi dei grandi capolavori, però io non posso più dedicarmici, chiaramente così. Sia chiaro, non posso più dedicarmici al mondo, a questa cosa. È stata veramente una parentesi fighissima, ragazzi. Ve lo dico perché nonostante tutta la frustrazione e i dissidi con le persone che sono venute perché non capivano perché io facessi questo, perché qui su Twitch o su YouTube si va in lizza per qualcosa, e non è detto che io non sia interessato, io potrei essere interessato a entrare in lizza,
ma questa cosa qui, questa dei videogiochi, per me è il mio background. Cioè, sono delle cose che io volevo conservare per avere un background non solo su internet, perché non ce l'avevo nonostante io fossi su internet da sempre. Non avevo alcun background, inoltre non avevo nessun gameplay. Non avevo, come dire, mostrato mai questa passione. Vabbè, non l'avevo mai mostrata questa passione, nonostante, come dire, io non voglio vantare abilità nei videogiochi, io non ho nessuna abilità nei videogiochi, proprio nessuna. Non sono il grande maestro dei videogiochi, però li ho sempre finiti. In qualsiasi condizione li ho sempre finiti i videogame. Perciò io non porto questo in virtù di fare il figo, flexare. Devo dirvi che il procedimento complessivo, io sfido chiunque a farlo. Va bene, perché è molto difficile anche reperire le cose e farle funzionare. Portarle al livello a cui ve le ho portate io, va bene, complessivamente. Mi dispiace se qualche audio non è venuto bene perché c'erano problemi di volume, però da un punto di vista visivo voi non avete niente di problematico nei video che vedete. Cioè, potete anche abbassare il volume se c'è uno squilibrio o alzarlo, capite? Però da un punto di vista visivo si vede tutto e si vede tutto bene, ok? E io ho registrato tutto questo nell'arco di pochissimo tempo, perché 3 anni di registrazione e basta, facendo tutto in fretta e portando 1111 giochi. È stato una corsa micidiale, ragazzi, una corsa micidiale, un gioco dietro l'altro. Quindi immaginate il livello di stress di dover portare così grandi contenuti per farmi da background per internet, capito? Che poi, ripeto, anche il contenuto che c'è lì dentro, uno può essere d'accordo, può essere contro, può non essere interessato, ci può essere 1000 ragioni, ma il motivo per cui io ho pubblicato questi contenuti e li ho registrati è per darmi uno spessore che la mia persona su internet ha sempre avuto e che non aveva mai pubblicato. Capito? Voi mi conoscete da troppo poco rispetto a quanto tempo io sono su internet, e quindi volevo fare qualcosa di più, come dire, più tosto, più una roba corposa. Che potevo fare le sfide per diventare il super campioncino del mondo. Se avessi giocato allo stesso giochino sarebbe stato un altro discorso, sicuramente sarei stato più bravo in quello che faccio, però purtroppo a me non piace questa cosa. Vabbè, non mi piace per niente, non mi piace competere nei videogame. Non mi interessa mostrare delle abilità nei videogiochi, non mi interessa. Mi sembra una cosa superflua, futile, quello che vi dicevo prima, no? Il superfluo dall'essenziale. Per me è essenziale fare arti marziali e sapermi muovere come un ghepardo, mentre invece non è essenziale essere bravo nei videogiochi. Che poi qualcuno ci faccia soldi e gli piaccia così tanto da dedicargli la vita a questa cosa, fa benissimo a farlo. Ma non è il mio caso e non vi voglio neanche dare questa impressione. Capite? Era proprio un tassello che volevo me aggiungere, riguardante un argomento che mi ha sempre dato passione. E che mi fungesse da background. Comunque posso dire a un'altra persona, dice: non è vero che l'hai finito, dice vai a vedere, ti faccio vedere, c'era tutto registrato, e lui sta zitto. Mi vede fare dei giochi molto difficili, quindi non delle sfidine così, delle cose magari in cui mi sono messa a fare 300, 500 salvataggi per arrivare in fondo, capito? Per la difficoltà così elevata. Tutto sempre in condizioni base, cioè non c'è mai stato un cheat, non c'è mai stato un potenziamento, sempre, se possibile li ho sempre giocati a livello 0 o 1, perché volevo replicare una cosa che avevo fatto da ragazzo, che era battere poi Diablo a livello 1.
All'epoca lo feci incidentalmente, adesso invece la vado a ricercare, cioè non mi informo proprio sulle meccaniche di gioco, tiro dritto in modo da avere meno informazioni possibili, lo faccio apposta, lo faccio perché non voglio avere informazioni dal gioco. È come, non so che cosa fate, se voi comprate un mobiletto Ikea, voi guardate le istruzioni, io no, non voglio vedere le istruzioni. Quindi è la stessa ragione per cui non guardo le indicazioni che mi It's danno really just loro. a tiny town. The mason who told me just happened to do some repairs there once. It's O le likely he capisco told durante others la as well. funzione, così muovendo i tasti, oppure non mi informo. I Cioè left cerco my di old usare life proprio le as cose well. basilari. It's scary, isn't it? To start off fresh and all that. Well, Non è mica una you cosa definitely professionale sound more questa, no? excited than scared. Oh, I am excited. Wouldn't anyone be? I don't know. Maybe. È una cosa per dimostrare, come dire, quanto, come dire, soprattutto safe questa journey. cosa, no, dei Oh, videogiochi, thank che you. ero troppo piccolo e You non too. potevo comprarli, non potevo averli fisicamente, proprio non potevo avere l'oggetto. Non potevo giocarci, poi non potevo neanche magari registrare, che era una cosa che mi sarebbe comunque piaciuta fare, no? Già vi dicevo una decina di anni fa. No, di più ormai. Ormai sono di più di decina di anni da quando ho iniziato a streamare. Però questo, il fatto di finire questi giochi anche se non sono bravo è dovuto al fatto, e non sono bravo in quei giochi, perché quei giochi, ciascuno di quei giochi richiede un'abilità, una bravura particolare che si acquisisce giocandoci, rigiocandoci. Noi invece la prima run, no? Blind run, cercando di batterli a tutti i costi spesso, Hush now. I need to talk to facendo this man. insomma delle try rovinose, no? Ripetute He was mille born at the volte. beginning of summer. What's his name? I haven't given him one Cosa yet. dimostra? Dimostra You la should. curiosità, He needs to know who he semplicemente is. Makes growing up a lot easier. il volercela fare a prescindere dalle abilità, You said you're looking capito, for su quella cosa. Perché la volevo fare? Perché volevo fare delle cose sui videogiochi. I'm looking for the boy's father. From the look of your baby, I reckon his father has red hair like me, right? Well, I don't know every redhead around these parts. There aren't quite a few of us. Most of my family here in Cherbourg is ginger. Oh, wait, his name is Jack Jackson, and he is a mason. Lo sta cercando. No, sorry, I haven't seen him. And I come here every day. È rosso come te. l'hai Maybe visto, May scusa. saw him. She helps the sailors get their cargo to the nearby towns. Carries travelers, too. I'll ask her. Questo dovrebbe Thank you. essere leggermente più corto degli altri, eh. Poi vediamo anche quanto scorre, perché dipende anche da questo. La vecchia qui che fa? Hey, Guarda you. il carretto. That's quite a Ah, lei è bundle proprio you've got cocchiera, there. lo guida. Where are you È un headed? lavoro che potevano fare le donne. Have you seen a red-haired mason? You must have landed here Questa non ha visto sometime late niente, last sa summer. niente. Another ginger in Normandy? I wouldn't have noticed, even if he was carrying a That's hammer niente. instead of a fishing rod. Maybe you should ask someone in Barfleur. That's where all the Barfleur, travellers come okay. through, the pilgrims and kings. Ci andiamo, Their lot grazie rarely signora. lands in Cherbourg with the fortress passing Continua a back and forth controllare il between suo Stephen of carretto. Blois and Geoffrey of Anjou. Why you even came to Cherbourg in the first place baffles me. It was the earliest ship I could get. You must be in some hurry, madam. Let's just say I needed to get away before I changed my mind. Fine with me. Who am I to judge? Comunque YouTube c'è da dire che è un modo per distanziare un po' il pubblico. Ma non mio, è degli streamer in generale. Ho sentito anche degli youtuber, scusate, degli youtuber in generale. Ho sentito proprio degli youtuber dire che non hanno un buon rapporto umano con le persone. What other anche routes are there probabilmente sui besides fan going through stessi. Barfleur? Oh, I don't know, Ma really. come dire, You vabbè, need to ask the locals about that. cioè dopo un po' si But stufa. Barfleur sounds like a good place to start. Shake my hand and I'll take you there. Quindi vuol dire che almeno YouTube
non garantisce così tanto contatto con le Alright. persone, però Take me tranquilli out of ragazzi, io non Alright. metto Where do you need paletti, to be? freni su questa cosa, assolutamente, cioè non voglio perdere contatto. Ah, questa ci porta proprio via, ma no. Vabbè, scusami, vai, io ho visto prima l'abbazia. The perché è say troppo was bellissima. tiny, but as it turned out, worth the trip. In the Valse la small pena abbey andarci. church of the Trinity, I met a monk who claimed to have talked to a man fitting Jack's description. He'd been fascinated by the abbey's rib vaulting and had asked the E monks poi Jack countless è pure questions about interessato the alle place's architetture, construction. no, delle The cattedrali. monk apologized that he couldn't tell me where Jack had traveled next, but I didn't mind. I lay down to sleep on the floor of the Abbey guest house and, for the first time in almost a year, I felt relief. As I drifted into sleep, I hugged our baby tight and whispered into his tiny pink ear, "We're going to find your daddy." Di là non ci possiamo più andare. Comunque andiamo a Mont Saint-Michel. Bellissimino. My father had once told me tales of the Mont Saint-Michel. Long ago, the Archangel Michael had urged Hubert of Avranches to build an abbey on a lonely rock on the ocean by burning a hole into his head. They say one can go and see his penetrated skull on display in the Io church nutro la of his speranza hometown. poi con il mio prossimo tentativo di cambiare completamente il canale, il suo progetto che non era, cioè che questo è completo, è finito, no? Cambiare, e cambia anche il rapporto con voi, cambi completamente anche il rapporto con voi, cioè io spero vivamente questo, ma questo lo metto qui in questo video, magari non lo vede nessuno, no? Però lo dico a me stesso, lo dico a me stesso, lo dico a chi vuole, chi vede il video. Cioè io voglio cambiare assolutamente il rapporto che ho stabilito con voi in questo periodo, perché probabilmente all'inizio non ci siamo capiti bene e sono nati dei problemi, perché in realtà vedevo interesse anche da parte vostra e che vi devo dire, probabilmente non lo so, io come dire, ho portato avanti uno scopo così che probabilmente avrei dovuto portare offline, avrei dovuto portarlo offline e basta, per rientrare nei canoni normali dello youtuber eccetera eccetera. Però io nel frattempo volevo un po' anche informarmi sulle meccaniche online, quindi ragazzi io ho fatto una cosa così, decore, depanze, decore e basta, così, un castello di carte fatte proprio con proprio lo scopo semplicemente di dire l'ho realizzato, punto. E basta, niente di più di questo, è una cosa, è veramente un viaggio nel passato mio personale che ho condiviso con voi. Poi purtroppo è vero, ci sono state delle discussioni, dei problemi, e questo mi dispiace un po' che siano capitati. Certo, io sono un carattere abbastanza focoso, me ne rendo conto, e come dire, non mi piace che mi si mettano i piedi in testa, però capisco, sarà che il mio passato un po' così, no? Da figlio della strada, eccetera, che mi tiene comunque sempre sul chi va là nei confronti anche dell'umorismo a volte di alcune persone, che non è che io non voglio imparare a tollerarli, voglio dire questo, voglio imparare a tollerarli assolutamente, però comunque voglio mettere in riga, voglio anche mettere un po' in riga la gente, non voglio che mi vengano qui veramente i pezzi di merda. Questi, cioè, ne abbiamo parlato, no? Anche più volte in altre live, mi sono sfogato a tutto tondo su questa cosa, su questa proprio esperienza che mi sono fatto qui con la streaming, impostandola in questo modo, no? Cioè,
semplicemente registrando e aprendo il canale per vedere chi veniva, chi entrava, chi interagiva con me. È stata per me un'esperienza di conoscenza di questa cosa, di come funziona ora internet, perché funziona in un modo diverso rispetto a prima. Prima era una cosa marginale, adesso invece ha assunto un valore centrale nella vita delle persone. Cioè è tutto su internet adesso l'interesse delle persone, prima invece era parzializzato. Cioè tu avevi una parte della vita su internet e una parte della vita fuori. E devo dirvi che era divertente questa cosa qui, perché c'avevi comunque i tuoi amici online, di là c'hai i tuoi amici dall'altra parte. Invece questi grandi gruppi che ora sono subentrati nel corso degli anni rispetto a quando sono entrato nel 99-2000, hanno cominciato praticamente ad asciugare, a prosciugare tutte le altre persone, capito? Sono rimaste tutte aggrovigliate da questi buchi neri di cose, come si chiama, di community. Le community sono diventate dei buchi neri dove ci fa a finire la gente e si può scordare di avere, diciamo, un'individualità. In parte così, perché poi ripetono le cose dello streamer, no? Pure. E a volte sono semplicemente delle cazzate, tipo, come si chiama, per forza, Dante si va a dormire, come si va a dormire, cioè che sono delle banalità, capito? Però in quella community diventano i loro meme, no? Questo come vengono chiamati, diventano i loro meme e vivono stando dietro a queste cose, quindi cioè il meme ha un valore extra internet. E questo pure la sua potenza, perché lo fai vedere a un'altra persona e dici che figo questo meme, e poi dopo va a conoscere magari lo streamer, diventa uno dei follower. Cioè il meme, quanta fortuna ha dato il meme ad esempio a personaggi come Zeb? Ha dato grandissima fortuna, no? Insomma, ne hanno goduto tantissimi benefici. I suoi meme sono così, a detta dagli esperti, cioè da gente che bazzica questo tipo di community. Dall'inizio è stato praticamente il cardine dell'attività di Zeb. Cioè lui con quei suoi meme, però non mi chiedete quali perché non ne ho idea, con i suoi meme faceva crepitare i giovani dell'epoca che ancora lo seguono, e nuovi giovani forse che si fidano, no, di questi personaggi, sono curiosi perché se ne è parlato tanto. Quelli poco più grandicelli di loro ne hanno parlato tanto, chissà chi sono, no? Lo vanno a seguire e poi si rifanno, come dire, si fanno rifregare da capo. È così, a ruota, no? Proprio a ruota generazionale. Cioè dirvi che vedo un po' del marciume dietro queste cose, dietro questo ambiente community social, è un eufemismo, perché ci vedo ben oltre, ci vedo un po' la rovina. E il fatto che io non voglia prenderne parte, anche se ci sono state varie occasioni per farlo, non a queste condizioni, ecco, non voglio prenderne parte alle condizioni a cui mi hanno proposto le persone che ho conosciuto in questi anni, in questi 3 anni di streaming, in 4 anni ragazzi, ho 4 anni di streaming, per rendermi un'idea, mentre cercavo di registrare, di capirci qualcosa con le cose, i programmini video, poi ho conosciuto tantissime persone anche recentissimamente, anche veramente 3 settimane fa, l'ultimo 2 o 3 settimane fa, un'altra persona che come dire, voleva collaborare. E è bello, no, vedere questa cosa qui comunque, perché loro hanno una meta che è quella della community, una meta che per me non esisteva fino adesso, una meta che non è mai esistita per Brandino. Cioè Brandino voleva portarsi i suoi giochetti speciali perché pensa a Max Payne 2 e gli riviene così, capite ragazzi?
Anche se il giochino è difficile, mi ha rotto i coglioni doverlo fare, gli ho bestemmiato contro, però in realtà queste cose qui poi dopo lo sapete, no? Se no non me le avrebbe portate. Sono quelle cose che dice, ma porca troia, non avevo mai registrato me stesso che giocavo a Max Payne 2, nonostante per me sia stato bellissimo. E allora l'ho dovuto fare almeno con i singoli giochi che mi piacevano. Lo so, nel frattempo dice, ma perché non ti sei occupato di fare denaro, eccetera, eccetera. Uno, perché non ne ho bisogno. Se no, voglio dire, uno fa la streaming orientata solo su quello, ci investe tutte le sue risorse, deve vedere delle potenzialità dietro questa cosa, no? Invece a me interessa internet, ma per altre cose. Mi interessa per delle cose diverse, non per ciò che mi avevano proposto queste persone. Cioè, a me non interessa stare lì e fare né il pagliaccio, l'intrattenitore da due soldi. Cioè, gli argomenti che si sono trattati qui dentro sono sempre stati elevati e di ampio margine di discussione, tantissimo. Io ho sempre posto i miei argomenti e voi pure mi avete sempre detto i vostri. Cioè, c'è sempre stato questo scambio, anche a volte con dei litigi, delle discussioni. C'è sempre stato come dire, l'ambiente conforme a questo. Cioè, questo è l'ambiente conforme. Anche a filosofia capitava questa cosa, no? Quando studiavo filosofia all'università succedeva esattamente la stessa cosa, c'erano anche dei litigi tra pensieri diversi. È interessante questo, no? Cioè, da questo punto di vista poi è stato figo anche qui. Cioè, è stato figo anche questi anni di streaming. Sono stati divertenti perché poi qualsiasi argomento, cioè poteva venire qualsiasi persona e smerdarti. Cioè, venirti a dire qualsiasi cosa, rivelarti delle tresche clandestine. C'è stato di tutto, la matta, la minorenne che ci provava, il pazzo stalker, cioè l'ubriaco, i drogati, c'è stato qualsiasi forma di il pazzo, il feticista, il pazzo numero 1, il pazzo numero 2, il pazzo numero 3. Ce ne sono stati tantissimi. Parecchie persone, gente che si era all'ospedale, si era fatta male, non voleva andare abituata a interagire tête a tête, no, non gliene frega magari un cazzo di internet, però sono bloccati all'ospedale perché stanno male e ogni volta che stavano lì magari passavano. È successo con tantissime, soprattutto con le ragazze. Le ragazze venivano qui proprio quando stavano male. Esattamente quando stavano male, all'ospedale intendo, proprio ferme lì nella cameretta, dice mi annoio terribilmente. E perché andavano da uno streamer più piccolo? Proprio per avere un rapporto tête a tête, cioè parlare anche di loro, dei loro problemi, eccetera eccetera. A me questa cosa qui mi divertiva tantissimo. Purtroppo c'era questo aspetto che non mi torna qui dentro. Cioè, questa cosa qui mi piacerebbe farla, però come da barman, cioè avendoci davanti il cliente a cui versare il drink. È questo che mi fa stranezza su questa cosa, no? Cioè che devo rimanere qui in attesa proprio che l'altra persona mi parli e non mettermi a fare qualcosa. Capite, ragazzi, che cosa intendo? Cioè, a me piace parlare con voi, però da un punto di vista sono abituato sempre a farlo lavorativamente, no? Nei bar, nei locali notturni, sono stato abituato così. Non avere niente da fare mentre parlo con un'altra persona mi sembra una cosa completamente fuori di testa. È vero che però questi giochetti qui, quelli con cui mi avete visto, un po' tutti ragazzi, così, cioè, offrono un grado di ostilità inverosimile, veramente fastidioso. Cioè, anche seguire la trama, vedete, anche seguire la trama. Se io avessi una chat di 20 persone che mi dicono no, ma io sono stato qui a cena e poi sono stato di qua a fare questo, quest'altro, non potrei più leggere una trama così articolata, capite? E in quanti giochi, tutti quelli che vi ho portato praticamente, perché se pensate anche semplicemente ad Alice, eccetera eccetera,
Cioè io volevo fare una via di mezzo qui, volevo fare una via di mezzo c'è tra voi che comunque seguite quello che stiamo facendo e volevo fare, cioè se capitava, volevo fare era registrare il gameplay, appunto, con me. Però se capitavano delle belle discussioni, dei belli argomenti, anche ho sempre lasciato anche parlare durante i giochi agli altri, no? Alle altre persone che venivano. Però sapete, una cosa è nel multiplayer, uno parla di cazzi che vuole, ma mentre giochi di single player così purtroppo quello è un limite, perché non ci capisci un cazzo poi della trama. Già io che parlo a volte qui sopra, però lo faccio apposta, ragazzi, sappiatelo, perché sennò non voglio che ci clonino i gameplay, perché su alcuni giochi ci sono solo io che l'ho giocato, alcuni giochini veramente, non sto scherzando, alcuni gameplay vecchiotti ci sono veramente, su alcuni non c'è proprio nessun gameplay, su altri ce n'è uno, due, e quindi non si sa mai che qualcuno magari non si voglia arricchire il canale togliendo qualsiasi cosa, mettendoci il video eccetera eccetera, quindi io preferisco pararmi un po' il culo, ci metto sopra audio modificato, quindi si vede che modificato, audio qui dal microfono, cioè audio con me che parlo, che interagisco, che dico le cose apposta per evitare che ci sia solo il gioco in questa cosa. Comunque, ripeto, non sono strategie queste di quelle che vi sto dicendo, non sono strategie per avere successo, no, assolutamente, ragazzi, per avere successo su internet. So che adesso è una grande ambizione. Quando sono venuto io su internet non ti portava a nulla, capite, ragazzi? È cambiato, e quindi io comunque sono rimasto su internet sempre per divertimento, per piacere di conoscere persone. Sapete con quanta gente ho interagito? Mi conosce mezzo mondo, e non sanno assolutamente che ho un canale su YouTube, né su YouTube né qui su Twitch. Nessuno lo sa, nessuno, mai detto a nessuno, perché questi 3 anni dovevo registrare dei contenuti che poi non so neanche se tenerli pubblici oppure a un certo punto metterli privati, capite? Dipende, perché comunque sono una cosa, ripeto, mia estremamente personale. Quindi mi piaceva proprio dedicare anche al gameplay, dargli un bello spazio, cioè non trattare l'opera come qualcosa che tengo in sottofondo mentre poi sento la storia della coscia di pollo di lei, della tizia che è venuta qui e mi dice oggi ho mangiato il pollino, bravissimina. Cioè da sentire in un video, è così la cosa, no? Cioè magari cercare di essere più informativi, fare 2 battute è una cosa migliore, perché poi magari la vede un'altra persona, a raccontarci la tua storia, fighissima, però a quel punto forse dovrei mettere in pausa, forse dovresti dirmi in un momento giusto, perché per quello che faccio io, anche se a me piace tantissimo entrare in contatto con voi, ragazzi, per quello che faccio io, per potervi trovare, cioè io dovrei trovare un'attività che mi tiene su internet e che mi attiri l'attenzione delle altre persone, ok? E poi al contempo rimane, come dire, essere interessato io a quello che faccio. E questa è la cosa più difficile. Perché soprattutto a livello di arti marziali, che voglio, è proprio il settore che voglio più condividere, che ci tengo di più a condividere con voi, e è proprio la cosa che a me dà più passione e piacere possibile, che è quello che credo faccio meglio, certamente non come videogame. L'idea di condividere quello è importante, è molto importante per me riuscire a condividere questo aspetto, tantissimo, e lì vedere se c'è veramente interesse a livello social oppure no, perché quello è un argomento su cui mi va di discutere per bene, quello è un argomento su cui mi piace condividere le mie conoscenze,
quello è un argomento con cui voglio conoscere altre persone. Non il calcio, e neanche tanto con i videogiochi, perché poi vedete, poi anche nelle riviste dici la tua opinione, non gli va bene neanche a loro, e quindi non sono poi così intellettuali questi ambienti, no? Invece nelle arti marziali non si parla di cose, si parla di cose empiriche, pratiche. A me quello mi ha sempre affascinato, è sempre il mio centro di vita, ragazzi. Solo che a volte delle digressioni, e soprattutto quando vedo la luce in fondo al tunnel, cerco di raggiungerla tirando avanti duro, esattamente come è successo in questi 3 anni di registrazione, perché immaginate, dopo aver perso tutto, io me la stavo prendendo con calma all'inizio, ma dopo aver perso tutto un anno di registrazioni mi ha preso l'angoscia. Mi ha preso l'angoscia di dover dire no, allora, guarda, ora ci devo stare proprio attento, li registro tutti, poi dopo basta, poi dopo chiudo lì. Però prima li devo registrare per bene. Il primo anno purtroppo è stato così, è stato un po' sfarfalloso, cioè un po' di qua e un po' di là. Mentre invece dal secondo, terzo anno e quarto pure, c'è questo, ci ho dato dentro tantissimo per cercare fate conto che il secondo anno, no, non il secondo anno, scusate, il terzo anno, cioè l'anno scorso, esattamente l'anno scorso, io ho fatto tutta questa roba qui, ho risistemato tutti i video ricercandoli, sì, un po' più di un anno e mezzo. Ho ricercato tutti i vecchi video, li ho risistemati tutti al meglio delle mie possibilità, ragazzi. Ho fatto tutto sto lavorone da solo, senza chiedere aiuto a nessuno, anche per non spenderci, non dovervi chiedere soldi a voi per delle attività che sono, ripeto, una cosa che è una sola mia vezzo, roba che magari neanche a voi interessa più di tanto. O magari vi interesserà nel futuro vedere quello che era successo qui durante queste live. Non lo so, non ho idea. Non ho idea, però io credo che siano molto lunghe. Per questo è solo una prova, è solo per constatare che io ho giocato e finito questi giochi. Avrei potuto mettervi solo il finale del giochetto, ma dai, su, vi prego, ve li porto tutti dall'inizio alla fine i giochetti. Non vi posso mettere solo il finale per dire oh l'ho fatto, oppure per farvi una carrellata sugli achievement. No, dai, cioè doveva essere una cosa, doveva appartenermi questa roba qui, ragazzi, doveva appartenermi, punto. Se l'ho fatta perché mi piaceva farla, volevo dedicarglici e basta, appunto. Cioè, anche per capire, anche per stare qui dentro, capire il più tempo possibile, entrare a contatto con più persone possibile. Però è chiaro che se uno vuole entrare nel sistema community deve creare delle esche per gli altri. Capito? E le esche non sono, cioè, sono dei contenuti che agli altri appaiono interessanti, e le esche non sono certamente portare Pillars of the Earth. Capito? Cioè non è che dice Brandino non se ne rende conto, ma a me piace questo, e questo io il mio primo, diciamo, impatto con internet ho voluto, non con internet, avete capito cos'è? Mettendoci la faccia e non facendo il ninja o faccio i cazzi miei su internet, ci metto il minimo e poi mi vivo la figa. Capito cosa? Perché prima è stato così sempre, su internet il minimo, io poi dopo a trombare sempre, no? Trombare a fare arti marziali, a dipingere, a lavorare. Pillars of Eternity sì, vabbè, ancora lo chiamo così. Ciao. Pillars of the Earth. Non è un contenuto community. Lo so. It was a windy day when I arrived, and the place was crowded with pilgrims and jongleurs. I remembered Jack's fascination with these tellers of stories. I spoke to one who was just taking a break. As it happened, he had indeed met Jack, although not in Mont Saint-Michel,
but on a road heading east from there. Apparently, Jack had been hopelessly tracking jongleur who might have known his father, Jack Cherbourg. But as he'd been gradually running out of money, he'd intended to look for work in Le Mans or Tours. That was about 6 months ago. I was catching up. E quindi dove andiamo? Le mani. Fermiamoci il mazzo, facciamoci tutto il bel viaggettino. Going to Le Mans reminded me of all the trouble I'd left behind in England. 30 years ago, Le Mans had been conquered by the Plantagenet Geoffrey of Anjou, Maud's husband. And although they'd held it ever since, other noble families kept on pulling at the Basta, city, questo è like l'ultimissimo Maud gioco, and non ve ne Stephen porto tearing at altri. England. Vi giuro proprio, stavolta non ho recriminazioni su nulla, vi ho portato veramente tutto There was quello no che sign of volevo. Jack, but I got news of a new kind of cathedral being built in Saint-Denis, just north of Paris. It was possible that Cercherò Jack di had gone there to affacciarmi learn from the all'aspetto craftsmen. social. That was if da he ora in hadn't poi. travelled further Va south, bene. looking for work Se in one chi of the mi many vorrà churches in aiutare, Tours, chi the mi hometown vorrà of aiutare? Saint-Martin. Chi vorrà venire al nostro fianco, ebbene accetto. Io poi ho intenzione di investirci sulle cose di arti marziali, quindi i contenuti di arti marziali saranno così per una ragione. Ho voluto proprio azzerare le meccaniche sociali, no? Normali, quelle ordinarie. Good day. Are you the master builder? What is it? I'm looking for a mason who may have passed through here. Prendere un An attimo di Englishman fiato. with carroty hair. He calls himself Jack Jackson. A redhead? Yes. Did you see him? He might have asked for work here. No, I'm not looking for new masons. We're just doing repairs. Ah, but was he here? No, never seen him. Now, stand back, woman. Something could fall on your baby's head. Are there other Non lo troviamo construction neanche sites qui, around Jack. Tours? Well, yes, it's a big town. And where would an outsider most likely find a job? Dunno. Ask around. A te chiedo, ask around. A chi lo può sapere? Sei un muratore. You hesitated when I mentioned a redhead. Are you sure you haven't seen him? Yes, I am sure. I was told he wanted to come here. Maybe he changed his mind. Guarda Are you come sure you secco haven't questo seen him? titolo, proprio netto. I am. All right, he was here. Oh, ecco, vedi. Was working for me. But I had to throw him out after 2 or 3 days. Why? Because he was all want. Let me redesign the roof. Let me make the nave lighter. All pretty ideas, but he never shut up long enough to do the work he was supposed to do. Shit, that man was almost as needy as my son when he was still a brat. He does know a lot about his craft. Well, I know masons like him. They grow up gifted, but without a mote of discipline in their guts. Can't work with someone like that. Do you know where he went next? No idea. Maybe to Limoges or Angoulême. Maybe even to La Rochelle. Seemed to have plans for every cathedral on God's green earth, but none for himself. I understand. I'll leave you to it then. Bon voyage. Aia. Quindi se ne andate via anche da qui.
Noi lo stiamo cercando comunque, vedete che non andiamo direttamente a destinazione. Ora è a scommessa. Limoges. Angoulême mai sentita? La Rochelle. Dove andiamo? Paese con una cattedrale. We had just left Tours when I suddenly felt dizzy. I stopped and made rest, trying to catch my breath, then lost my breakfast in a ditch at the side of the road. To my horror, our baby too had grown pale, his breath shallow like that of an old man. I tried not to panic, but the next inn was a long distance away and we couldn't stay on the road where it was wet and cold. Che è successo? Niente. Si sono agitati tutti e due. Che è successo? Torna indietro e riposa. Dai, che ce la puoi fare. I managed to walk until the sun had fully risen before I keeled over. A knife merchant who'd been travelling behind me flagged down a coach heading back to Tours and haggled with the coachman to carry me back to an inn. Maledetto, ci riporta indietro. Guardalo. Back in Tours, a the tutti i fever costi. got worse. I remember people carrying me into a room, laying me on a bed. When I awoke, Oh merda. Jack was standing next to my bed. He scolded me for following him. You know you could go anywhere you want, he whispered. Why be stupid and follow me? I tried to answer, but he just opened the window and jumped out, heading toward ancient Greece, or maybe all the way to Arabia. And in my feverish mind, I followed him. E ci piacciono le storie d'amore. La culla della... Arabia, Grecia. The further I went, the angrier I got. For years, I'd been fighting for my family. I'd committed myself to an oath to my father. I'd built up a business to sustain it and even married a man I despised so I could create a future for the people around me. I'd known nothing but my duty to the men in my life, while the man I was trying to find lived a life of casual irresponsibility. He traveled the world on a whim to learn about mathematics and philosophy, while I had to raise the child he'd fathered. When could I ever do anything just for myself? I asked the world as I went on. I travelled in a circle all the way to the edge of the world and back, only to return to the place of our failure. With my eyes closed, I listened to the sound of ripping yarn and crumbling walls, and of coaches carrying good people away into a cloud of crimson Da dust. tutto, da tutte le possibilità. Dai social, da tutto. When the last moat had settled, I opened my eyes again and found myself in a dirty little room. An old maid was sitting next to my bed and smiled at me, then handed me my baby. Oh, dear God, he still looked so pale. I tried to feed him, but he refused. Oh, please, God, let him live. Don't punish him for my own sins.
I gently caressed his head until finally he put his mouth to my breast and drank more and more, becoming greedier with every swallow. We had both been spared. We rested one more day. Then I gathered my things and headed back to the cathedral to thank the Lord for his mercy. Madonna. Se l'è vista bruttissimina. È tornata indietro. Devi ringraziare il Signore per aver risparmiato la vita di nostro figlio. Andiamo a ringraziarlo. Qui. Qui ringraziamo il Signore. La Vergine Maria, allora, non il Signore. I thank you, dear Lord. All right, steady I thank now. you for having spared my child. I thank you for... Don't let go until it's done. Ah, ma Why spiace are you quello. showing mercy on me? I failed everyone I cared about. I failed Jack. I failed my brother. And if I never return, I would Grazie per also aver break the oath I risparmiato la had vita di given mio my figlio. father. Forse tutti e due, sembra la statua. It's just that I feel like I've never had a life of my own. I've always fought for others. Un colpo And del this may be caso. the very first time that I fight for something that I only want for myself. Maybe I should just go back and help rebuild Kingsbridge. Maybe Jack doesn't even care for me anymore. Amen. Huh. Ma quella è la statua di Jake, dice. I've seen one of those before. It's amazing, isn't it? The man who did that really had it in him. I agree. He always did. Oh, you knew Master Jacques. Yes, but it's been a while since I last saw him. It's a shame that the Master Jake, let him Jacques. go. In just 1 month, he did so many things. What did he do? He came up with ideas for how to make the construction easier. But the Master didn't want to hear it. To tell you the truth, everyone thinks that he feared for his own job, having someone like that around. The last thing Jack did was Per carve questo that che coffin. taceva. It was the one thing the Master let him do. Then when he was done, he was asked to leave. It bears so much pain. I know. Jacques worked very hard on it. He was impatient and had a temper, but you could see that he tried to overcome it. Conquering that rock was very important to him. Oh, I understand that so well. Do you happen to know where he went next? He wanted to walk the pilgrim trail to Santiago de Compostela. The Camino? The Way of St. James? He said he might find someone there who knew his father. Just one more thing. How was he when he left? Never thought about that. Relieved, I guess. He seemed ready for something new. Thank you so much for your help. Think nothing of it. Meno male. And good luck Questo on your qui ci ha detto travels. tutto. May you find what you are looking for. Bellissimino. Isn't it odd? Just when you stop looking, you come across the most curious of things. Like these 3 devices that one of my merchants brought back from Baghdad. Qui sei i re magi. Oh no. Is it another one of your Banu Musa toys, Rashid? They're not toys, Adriel. They're objects of scholarly ingenuity and reflection. I will let my valued friend from the north do the honors. Jack, if you may. For Una one, barzelletta, un let me ebreo draw your musulmano attention to the inconvertito. magnificent songbird on the table.
L'inizio delle migliori And then barzellette. to that No, it's too wondrous heavy. donkey next to the entrance. Although, the most astounding thing of all stands right between them. That statuette? Haha, precisely. But one thing at a time. Let us let Jack decide what to demonstrate first. On second thought, why don't you save the lady for last? Otherwise, the other two devices might appear bland and boring in comparison. I agree. No, it's too heavy. Where is this going, Rashid? Patience, my friend. It won't be long now. That is, unless my friend Jack accidentally drops our only burning candle into the water. And now? Now, we need to add some water. He likes to take his time, doesn't he? It's so beautiful it will make you cry. Just listen. Well, how marvelous! How does it work? Maybe it's a miracle. Right. Go on, Jack. Tell them. There's a hidden wheel inside the box. It turns an axle that in return raises and drops a sequence of small cylinders inside. These cylinders work like fingers playing a flute. But who is blowing into the flute? Steam. Steam? Yes. When I opened the pipe, it gradually pushed itself into the tube. The power of steam. For once, I must agree. This is brilliant. Of course! It was created by a Muslim after all. Let's not get ahead of ourselves. What else have you got, Rashid? Anyone care for some tea? Thank you, my daughter. We will have some as soon as Jack has finished our presentation. Mind if I watch? Of course not. So, who is this man, Rashid? Jack Technically, is a that's friend weird. of the house. A brilliant man, a scholar and a talented artist. Just the other day, he explained Euclid to me. What is that? A Greek who wrote a book called The Elements of Geometry. The Egyptians translated it into Arabic, and now the Englishmen are turning it into Latin. I could watch this man scoop up water all day. How very peculiar. Che altro devo fare? You showed it to us already. Qual è l'altro? È la prima volta che mi fai fare tutto questo. Questo qui non me lo... No, that's not how she works. È impazzito il gioco. No, it's for the presentation.
Now, watch the head. Just any moment now. There. Did you see? It threw up. Rashid, this is disgusting. Oh, far from it. Would you kindly explain how it works, Jack? You see that bowl floating on top of the water? At the bottom of that bowl is a small hole. Through it, the bowl is slowly filled with liquid. Once it's full, it sinks, pulling a string which makes the ball drop onto a weight. This, in return, pulls the bowl up again, emptying it in the process. Thus resetting the entire mechanism. If you timed it perfectly, you could make it drop a ball at every hour. Turning it into a clock. How clever. For me, it's still nothing more than a puking donkey. Show us more, Rashid. One could join those two and build a singing donkey clock. One song after every hour. That would be pretty clever. I know, right? You could be the one to build it. Oh, that would be unfair. It's your invention. I would let you have it. Or we design it together. You still haven't shown us that statuette yet. Of course. Jack, if you may. Yeah, benedettissima statuetta, ecco. Oh, you will love this. Just watch. And now? Just be patient, but don't look away. It takes some time for her to... To do what? Hmm? Is it crying? Isn't that amazing? No, it's irritating. Rashid, what is going on? We have no idea how it works. Rashid, please. We all know that there is no such thing as a man-made miracle. And this piece of wood is very clearly made by man. I very much agree, my friends. But so far, none of us has an explanation. All we know for certain is that her glassy eyes shed tears when you move her from warmth into cold. Like a plant at sunrise? Like dew? The only difference is the surface, that's all. I think you may be onto something. Am I? Of course, I had no intention of disturbing your conversation. But if you can find out why there's dew gathering on a plant, you may understand why that woman is so weepy. So, who wants a cup of tea? I'll have some. Your daughter is quite something, Rashid. A scholar in her own right. I know. I'd rather she wasn't. It would make marrying her off so much easier. Oh, I'm certain that won't stay a problem for long. Maybe the dew originates from invisible water in the air. Water that stays hidden when it's hot. The pilgrim trails across France converged at Osterbat in the foothills of the Pyrenees. There, the group of 20 or so pilgrims who had been travelling alongside me since I'd left Tours swelled to about 70. Some were prosperous citizens, some probably on the run from justice,
A few drunks and several monks and clergymen. Comunque ora siamo passati in Francia, Several languages were nell'Inghilterra. spoken, including Se Flemish, the rimarremo German qui, tongue, non and a torneremo alla southern French language conquista called della Op. Nevertheless, there was no cattedrale. lack of communication among them, and as we crossed the Pyrenees, they sang, played games, told stories, and in several cases had love affairs. While my baby and La I disfatta kept di mostly to William ourselves. pure. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Hush now. Hmm? Aliena. Richtig dreist. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Ein Kind hat ja auch gar nichts verloren. Stimmt doch, oder? Jetzt ist aber gut. I'm sorry. He has to cry himself out before he'll fall asleep. It will give you a strong voice one day, won't it? Do you have children? Bellissimo. Dear Lord, what are you doing? You should get out of the water. It's freezing. My ring. I lost my ring. Dear Lord, please show mercy. Come back to me. Please come back to me. The cold will kill you. I can't leave without... She's not listening. Where are you? Where did you go? I don't want to leave it behind just like that. It's too valuable to me. Non c'è via il libro. Non gli è andato molto bene. Ecco. I found it. Yes! Oh, thank you. Thank you so much. You are a very kind woman. So very, very kind. I'm glad I could help. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Are you getting warmer? I am, thank you. I can see this ring is very precious to you. It was a gift from my stepmother. She thought I would stay forever, but I didn't.
Why did you leave? Oh, I thought I didn't belong. She always said I was her daughter, but I was sure she was lying. I was so selfish and so stupid. Too stupid to see I really was happy. Maybe you really weren't happy. I don't know. I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea. But in the end, the sea did not feel the same about me. The cold there made me sick. It took away my sight. It was courageous of you to leave. You did what your heart told you to. I was stupid. So stupid. Ah, that's why you went on the pilgrimage. Yes, so that St. James might see my devotion, and I will be united with my mother in heaven. I'm just not as kind as you. Not kind at all. You're too hard on yourself. I don't know. I, too, am trying to make amends with the one man I loved the most. I was told he went straight to Santiago. You will know soon. Not soon enough. It's still 4 weeks till I get there. He'll be there, I'm sure of it. I hope so. I just feel that with every day that passes, I'm losing him a bit more. And that the only thing I can allow myself still to hope for is not love, but forgiveness. I understand. Hey, hush now. Not long now and our journey will be over. Bravissimo. Però che vuol dire questa cosa? Tipo un ammonimento a non fare ciò che ha fatto lei? Che qui parla del cammino di Santiago di Compostela. Comunque è un bel viaggio, dice. The woman's name was Alba. Sarebbe She came bello from a small andarci. town somewhere in Catalonia. I quickly got used to her constantly feeling out for her stepmother's ring and the sad guilt that would always follow in her milky eyes. I wasn't sure if she appreciated my company, but I couldn't leave her on her own either. By the time we reached Los Arcos, she'd stopped talking, while I kept on dropping a kind word here and there to let her know I was still by her side. Madonna, ma ce la siamo portata dietro. Alba Quanti believed disegni. herself to be of weak mind and body, and yet she walked the Camino with a strong sense of purpose that willed her onward. It made me wonder about what I'd told her about my own journey. Did I hope for love, or was I really traveling because I needed him to forgive me? Questo gioco si sono dati da fare tantissimo perché il quantitativo di materiale che avevano a disposizione era veramente tanto e quindi hanno dovuto, come dire, metterci tutto anche, come dire, con un livello adeguato a rappresentare il valore dell'opera. Quindi devo dire che non c'è uno spazio aperto in questo trittico di libri di Ken Follett, cioè è proprio un lavoro chiuso, strutturato alla perfezione, riempito in ogni dettaglio, pieno di immagini diverse, non si ricicla mai, But o what quasi was there mai. to La forgive? cattedrale è quella, My decision to marry Alfred had been in the best interest cioè of the è people lì of la Shiring. cattedrale. It was a sacrifice I had to make to stop the evil reign of William Hamley. These questions had haunted me for a long time now.
But if I really was going to see Jack soon, it was time to make up my mind. Andiamo a Lyon. Around Lyon, the path began to gradually turn uphill. It was only 2 more weeks till we'd reached Santiago. The baby was in a good mood, and so, surprisingly, was Alba. E qui comincia il After cammino. Astorga, the trail got more difficult. Alba became slower and slower, and we had to rest more. She became quiet again. The strain on her old body grew, and she worried that she might not be able to reach the end. Still, we managed to push onward. The next morning, she refused to get up. Her breathing was disturbingly shallow, and she hardly Adesso si noticed muore me nel touching her cammino di forehead. Santiago. Everything hurts, she said, and urged me to continue without her. Of course, I stayed with her. I brought her food and water and sat by her side. But day after day, her condition grew worse. She kept on urging me to go, to find Jack, saying the monks of Ponferrada would take care of her. I'd hardly known her, and most of the time she'd tried to push me away, as if she considered herself a nuisance that slowed me down Fatto questo and who amore didn't fra le deserve nostre company. braccia. It wasn't until a few moments before she died that, for the first time, she smiled at me, and I like to believe that she saw me smile back. I still like to believe that here, in this unlikely place, dying next to a near stranger, she'd found a moment of serenity and happiness, but she'd not reached Santiago. When I Avevi left, esaurito that le sue thought forze. still haunted me. To see that a journey could come to an end so suddenly. But what would be different if she had reached Santiago? Could she have been disappointed by what she found? Vai. Percorriamo. Dopo un After mese di months of hard viaggio travel, the child and I finally reached piedi. Santiago de Compostela. In the evening, we attended Mass in the great cathedral. Che poi so and che è pieno started to di roam the punti town looking sosta, for my dear quindi, Jack. perché ci vanno comunque It was almost persone dawn anziane, when finally a quindi priest si pointed me fermano to an inn close continuamente. by. Anche adesso c'è il cammino di Santiago, uno lo può fare. Se vuole lo può fare. Comunque è veramente bellissimo questo giochetto, vicina, guarda, abbiamo fatto proprio bene. Vedete ragazzi. La bellezza, non si può dire di no, come non si può dire di no alla mitina. Buenos dias. Do you understand me? Allora siamo in Spagna, abbondante, insomma. Sento ciò ben, però non temos È cabas anche un disponibili. viaggio questo, no, questo I racconto don't sulla need a room. cattedrale, no? I was told a friend of I mine protagonisti stayed here vengono some time ago. allontanati. A red-haired Englishman called Jack. Do you remember him? Eu so che falo en galego, miña rula. Français? È bella. English? È bella, bella, bella. Sì, vicina. Veramente super bellina. C'è la vicina che mi guarda, ragazzi, non posso resistere, lo devo omaggiare. Dove dobbiamo andare di bello, ma se ne va?
la signora. I'm looking for a man who likes to read a lot. E logo anda sempre cun libro en riba. Have you seen anyone like that? Pero, por que levas un libro en riba? Basta escangallar co peso. She doesn't even understand that I'm looking for a person yet. Ma perché hai tirato fuori il libro, scusa? She doesn't even understand. She doesn't even understand. Oh, che cousinha. Che Che cosigna. rubio. Sta mitigna. Redhead. Che cosigna. Have you seen his father, Padre del Niño? Jack Builder? Ven sendo un peregrino? What? È un peregrino? Sì, è un Oh, peregrino. no. Come no? He's not a pilgrim. Entón, quen ven sendo? Un semplice viaggiatore. È peregrino. Let me show you something. She knows that Jack likes to read. Now I need to somehow tell her. Where are you? I was told he used to stay here. Dis que o rubio está aquí? Ah, xa sei a quen andas a buscar. Xurxo! Que foi? O raparigo este é che fillo teu. Pois, non che sei. Casa que non, È figlio suo. No, he's not the man I'm looking for. Semella que desta aínda zafas. He's a mason. Ai, mal rayo me partas, entendo o que me estás a contar. Is there someone inside who might be able to translate for us? Nena, que temer que quen te entenda. A translator? A guest? Agora mesmo estanche todos a dormir. Case che diría que volvas mañá pola mañá. Let me show you something. He likes to craft things, like jars or strange machinery. Ai, que diantres andará a dicir a muller esa? Non ci ho capito niente. Let me show you something. He's a mason. He builds things like that. Ah, eche masón. Albanel.
Sí, a mason. It's the same word in Galician. Por aquí pasan unha morea de masóns. Non me poderías dicir algo máis sobre el? Oín falar dun masón que dis que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Yes, Jack. Have you seen him? Non sei cal será o seu apelido, pero ben é certo que non chai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou A para Toledo, Toledo. dobbiamo andare. He went to Toledo? A Toledo marchou, sí. Di que o teu Jack podería estar en Toledo. All right, so I will go to Toledo then. Gracias. I just pray that I understood you correctly. Sì, Toledo da Toledo. È andata. Abbandonò la ricerca. Che brava, che brava. Toledo, eccoci. Ah, perché è andata oltre la mappa, no? Continuate a proseguire. Ah, che bella porticicchia. Buenos dias. Piena di Parlez-vous macramè. français? English? Of course. How may I help you? I was told a man named Jack Builder lives in this house. Who told you this? A group of scholars living at the edge of town. They said he used to translate old scriptures about mathematics before he moved here. Please wait here. I will talk with Master Rashid. Oh, bellissimo. Che gioco speciale. Veramente bellissimino, questo chiosco. Veramente figo. E qui infatti entra la fionda It's di his. Oh, there you are. May I ask who let you stroll around our house? I travelled hundreds of miles looking for a man called Jack Builder. A scholar told me that I would find him here. Yes, my servant told me already. My father's not here at the moment, so you'll have to make do with me. Unfortunately, I must disappoint you. There's no one called Jack living in this house. He must be here. I found his slingshot. What? Who allowed you inside my father's archive? Maybe he took a different name then. I'm sorry.
But this is not easy for any of us. Non glielo voglio I dire. think you should know that Jack and I are promised to each other. Maybe we should go inside. The sun's burning, and my mother doesn't need to hear us. Jack told me about you. You are Aliena. You're the one who rejected him and married his stepbrother. And now you want him back. I'm here because I love him. He always said that he had come here to find out about his family. But instead, he found out about everything else. About philosophy, mathematics. When he and my father met, it was love at first sight. Chissà com'è They andata la studied together vicenda and made nella serie great TV. plans. Perché qui in realtà la But in the progettiamo noi il finale, Jack non always sarà start come talking quello del about his film, cathedral credo. again. Non lo so, non This ho idea, great però church he would build one vivo. day. Guardateci, Roof dateci and un'occhiata. pointed Io non ve lo windows. sono voluto He'd spoilerare, ramble on about it for quindi hours. non ve lo so dire Stare adesso. up at that ceiling. We three sat here for hours. Noi sicuramente ci and then in vivremo the un evenings it finale, would be just the two of us. però non so dirvi So quale, many se strange quello ideas ufficiale about the del future. libro, Some barely quello more della than serie silly TV sia dreams. diverso da quello del libro, Others almost un altro arm's reach. ancora. Ma che dove va la camera? You're talking about him as if he were gone. Well, he's not here anymore. My father had offered him work as a master builder here in Toledo. He would have been well off and free to spend his evenings under vaults like this, with me as his wife. But in the end he refused. Ah, rifiutato alla fine. Vedi, Tell me, ricambia l'amore. did you really marry his stepbrother? It was the hardest decision I ever made. But it also felt like a sacrifice I had to make to fulfill a promise I made to my father. It was all for nothing. I thought I had no choice. I didn't want to hurt him. Believe me. I do. You know, he left me because of you. Even after all you did to him, he couldn't let go. Huh. He can have that effect on people. But apart from that, we made our peace with him. Father even gave him one of his favorite pieces of his collection as a parting gift. A small wooden statue with stone eyes, in exchange for his slingshot. Would you mind telling me where he went? He went to Paris Ah, sì, to work on the Cathedral of Saint-Denis. He said he never found out about his father, so there was no reason to stay down here Ma anymore. come siamo arrivati fino a qui? Paris? Yes. If you find him there, tell him I don't miss him. Thank you, and all the best to your family. Thank you. What is the child's name, by the way? But he has none yet. I wouldn't name him without Jack. Isn't that a bit silly? Maybe. But he's his son as well as mine. It's his right to have a say in it too. Then off to Paris. That baby needs a name. He will get one. Thank you. Medeino, chiamalo. Ammazza, poteva tagliare. Ecco la mitina. Certo che poteva tagliare.
I travelled back along the Way of St. James, passing Perché through si Astorga, riammala. Lyon, and Burgos. I crossed the Pyrenees, revisiting Bordeaux, Angoulême, Poitiers, but never stayed longer than one night. The closer I came to Paris, the stronger my old doubts and fears resurfaced. Regina. Certo che If Jack really sulla was there, predatrice dietro, what no? was I to say to him? Mi vuole accoltellare. Facciamo il romantico. Pull him dai. very, very close, wishing for all the wounds to heal as quickly as they could. Mazza, Parigi. La città dei profumi, sentila ora. La città dei profumi, della baguette. Fatti un giro lì, va. Che poi non è che ora ci siano odori migliori, C'è l'odore delle fogne, della metropolitana, della merda. I sughi provenienti da ogni parte del mondo, scarichi e chi più ne ha più ne metta. E la cosa assurda, vedi qui c'è un suo capitello, quindi la cosa assurda è che la gente non la rilevi come merda quella roba, l'odore di spesso, no? Alcuni odori terribili che produce, è lui, eccolo, è lui che produce la nostra modernità. Perché non ci posso parlare? There. Are we awake then? You almost missed this. Look at these colourful windows. Look at the light. Helena, are you? Ali. There? We came to see you, Jack. We? Is he? Tra poco vedrà la pappina. He is your son. Tra poco si fa proprio la pappina, Regina bella. My son? Una buonissima pappina. Sì, ti va? Una pappina I'm buona. sorry. It's not your fault. E allora ci va a fare la pappina. Ali, where do we go from here? Prima finiamo il Wherever primo we go. capitolicchio. I want to go with you. Yeah, sì. Will you marry me? Puoi sposare. Both of you? We will. Non so se sia andata a finire così. Comunque noi ce l'abbiamo We sforzato a stayed tutti in i costi. Paris as husband and wife. And our son, Tommy. Madonna, The days Medina. went by quickly. Madonna, perché Jack gli had fai la learned much pappina? working as a builder in Che Saint-Denis. venuta la fame micidiale, Days Medina. became months. Davvero, Then perché after a certo, year, we certo. both grew Certo che restless. ci va a fare la pappina, certo. Where can we go from here? We asked ourselves again. Certo, certo. We both confessed that we wanted to see our families, our friends. And then we knew where we wanted to go. Home. Even if it was in La shambles. lunga ricerca per questo ragazzo. I need to hurry. The ship to England will leave soon. Oh, torniamo in Inghilterra. Beh, solo il primo capitolo, dai. doesn't clear up. We'll Che è miss our ship. ambientato fuori.
Siamo tornati al porco. Questo chi è? Sto babba. Do you know what's going on? Oh, chaos. I can't get these people to calm down. God knows I tried. What happened? The jongleur told the crowd a few stories. Then he sold people some miracle charms, but it was just fairy tales and painted stones. Well, it always is. I know, but I'd need a real miracle to calm them down now. Otherwise, they'll rip him apart. This isn't the right place. No. This isn't the right place. No, that would only get me in trouble. Better not. No. No, that would only get me in trouble. No. This isn't the right place. Non la folla, quindi è qualcosa da fare sulla folla oppure qui. Qui ci sarà. They won't be impressed with this. This isn't the right place. Non so che cosa fa lui con questa borsa. È un capitello al volo. No. No, né qui né lì, da nessuna parte. This isn't the right place. No. They won't be impressed with this. Better not. This isn't the right place. This isn't the right place. Could make the horse get their attention. Or ride it through the crowd. That sounds a bit dangerous, doesn't it? You think? No. Posso aprirla. È un letto ladro. She doesn't do anything yet, but if I stood with... Facciamo vedere la Madonnina che piange. Behold the Holy Virgin. If it takes a miracle to make these fools stop, then Pensavo non give them fosse one. nostro quel... Right. I have to make her weep. It's the only way. Quella cassa. Do you see? It's working. Your friend Rashid must be quite the miracle worker. Look! What's going on? The Holy Mother. She's crying. Revere the Holy Mother, for she has blessed us with a sign from the heavens. Cease your doings right now and witness the miracle. It's true. Lord in heaven. Why is she crying?
She weeps for your sins. What has this man done to you that you would treat him like a wild animal? He tricked us and took our coin. And you would kill him for your own foolishness. The Holy Virgin weeps, for you are not living by the word of God. It is the Mother of God. Forgive us, Holy Mother. Where did she come from? For hundreds of years, she languished in the land of the Saracens. Dormant, she has been waiting for the one to bring her home. Listen to what he has to say. The Holy Virgin has chosen this young family to protect her. Tell us all where you are headed. Her destination is beyond these waters. In the small town of Kingsbridge, in the earldom of Shiring. There she wants to rest. Questa la usano come icona votiva lì nella nuova cattedrale. E il povero Sant'Adolfo che fine farà? Make Robert well. Huh? Blessed Mary, let my daughter conceive. Give us a good harvest. They're donating to ask for her blessing. Oh. The weeping Madonna shall hear your prayer. And with your donations, I shall build her a new shrine at Kingsbridge, a cathedral. It's you. Who do you mean? You. The red-haired ghost. Me? A ghost? My husband is very much alive. I've known him since he was 12 years old. But he drowned. By God, you drowned. 24 years ago. On the white ship. My poor son. My Jacques. His name was Jacques. Jacques Cherbourg. Jack. Cherbourg. Avete incontrato la nonna di Jack e saputo finalmente del destino di suo padre. È incredibile. Hai ascoltato il consiglio del giovane muratore e ti sei diretta prima alle 6. Tu e il tuo bambino vi siete ammalati seriamente, ma siete riusciti a sopravvivere entrambi, meno male. Hai aiutato un'altra pellegrina lungo il percorso di San Giacomo. Trofolata nell'archivio, hanno trovato la fionda, ho trovato Jack. Deciso di tornare a Kingsbridge. Ha salvato il menestronzo. Allora, vado a dare da mangiare alla mitina. Che vuole la pappina, lei? Ora sei pronta per la pappina? Vai, allora anch'io. Siamo pronti tutti e due. Allora andiamo, vuoi venire? Tanti bacini alla testa, al cervello. Torniamo subito.
Vai, vai, ci siamo, non procrastiniamo che ci abbiamo da fare 6 capitolotti ancora. Poi capitolo 16 non può essere 12 stagioni, che vuol dire? $1110 giochini, sì, sì, sì. So much has grown, but there are no roots, no herbs. Ancora c'è il bambino, il bambino. What are you looking at, Jonathan? Era rimasto gravemente Garden's traumatizzato in disorder. o colpito da una trave. I want it to be right again, but I don't know how to do it. Ah, quello era il padre. Before I became prior, I thought the same about Kingsbridge. Well, what did you do? I cleaned up. Sto risistemando anche il video, dicevo, di Maken, che è complicatissimo da risistemare, ragazzi. È veramente un macello, perché è stato un gioco difficilissimo. Poi noi l'abbiamo giocato sempre, anche in quel caso, come dire, mettendo il personaggio al minimo, come vi dicevo, proprio al minimo totale delle abilità, e quindi il gioco era già difficile di suo. Riuscire a fare quei livelli con una bara dell'energia così e dei nemici che ti shottano tutti è come praticamente aver finito Dark Souls all'ennesima potenza. Suggerirei di strappare le erbacce, sì, qui. Some plants are weeds and must go before we can plant new seeds. What are weeds? They take away what the other plants need to grow. Light, water, Non room. esistono piante così. Una pianta killer. They look a lot like every other plant, so you need to learn how to tell them apart. Here, La you see pianta che those? toglie tutto il nutrimento They're alle altre called piante. wood Ma sorrel. sono Let's tutte così plant buone e only those gentili for le now. piante. Quelle carnivore sono le più cattive di tutte. Insist. Che fa? Una catturano una mosca che si posa Make casualmente sure to su pull out all of the thin roots. sullo stelo aperto. And now what do I do? Smuovere il terreno. Adesso. For plants to take root, the soil must be loose and fertile. So, may I dig now? Brava, bambina, mani nude, così si scava le miniere. Done. What's next? Adesso ci mettiamo il seme, ricopri. Ma lui forse lo innaffia così senza Stay here, ricoprire la I'll be right terra. back. C'è la pizza al fuoco, eh. Ah, questo è il vecchio studio. Now, where did you put them? Nel film purtroppo alcuni protagonisti secondo me non sono ben centrati, a livello di interpretazione, nella serie TV intendo. Parlo soprattutto di... ma tutti sono decentrati, anche il re non è il personaggio giusto, anche se quell'attore lì mi piaceva su Underworld. L'attore che fa Re Stefano, l'attore che ha interpretato anche Marcus in Underworld, una serie che come sapete qui sto
chi può aver interagito con me sa benissimo che è una delle mie serie preferite per la tematica vampiri, fra l'altro. Ben 5 filmicini stupendi, uno più bello dell'altro. Chiaro che ci sono degli alti e bassi nella serie, per carità, però come integrità dell'opera totale è di altissima qualità. Now we just have to wait. Quel personaggio che pure mi piaceva molto su Underworld come cattivo, anche qui per certi versi fa il cattivo, no? Fa sempre il re cattivo, insomma, un po' usurpatore. Però qui non lo vedo bene nella veste del personaggio. Too long for us to keep sitting here. Non lo vedo riuscire a personificare un re di stampo tradizionale. And only with patience will you receive your reward. E lui pure non è che mi abbia proprio convinto con la sua interpretazione, anzi. Ma quello ho preso uno dei casi minori. Quello peggiore forse è quello proprio del protagonista. Quello rosso, no? Che fa interpreta anche animali favastici e dove trovarli. C'è lo stesso attore, il protagonista della serie della Rowling è, diciamo, lo stesso che interpreta Jack, che vedete in questa serie. E cioè lui è capace solo di fare una cosa come interpretazione attoriale, di fare il deficiente. Mettersi a guardare in basso e fare scusi volevo, mi sono scivolato nelle mani, così con lo sguardo proprio così disperso nell'intelligenza nullica. È messo veramente in queste cose, fa solo questa interpretazione, solo questa, fa solo il deficiente lui. Now you can fetch some water from the rain barrel. But that water's smelly. It's been there forever. Un po' della madre strega, che la fanno proprio tipo femminista, no? La strega, così, mi vesto come cazzo mi pare, io odio la chiesa, gli va lì a dire odio la chiesa, merda. E loro lì che non la ardono viva, non si sa per quale miracolo. Perché, dai. But I'll carry the bucket. L'hanno fatta troppo sbarazzina, no? Nel film, questo, nella serie TV, perché qui non è così. Io non riconosco assolutamente nessuno dei personaggi, ragazzi, neanche la vicenda stessa. Secondo me allora, io non so, non ho letto, il problema è che non ho letto il libro, e se qualcuno ha letto mi dica, perché non conosco nessuno che lo abbia letto, purtroppo. E sono anni che io ci giro intorno, però questo in particolare non l'ho mai letto. Quindi non so come vadano gli eventi e tutto quanto, però io vi posso dire una cosa: la serie TV è sicuramente un pelo sotto, anche più di un pelo, un paio di peli sotto questa mi sembra fatta molto meglio. Ragazzi, questa mi sembra fatta strutturata molto meglio. I personaggi addirittura, anche se disegnati, sono più credibili di quelli della serie TV. Un altro che mi sta sui coglioni nella serie TV, potete vedere, no? È quello lì che fa proprio il priore malvagio, quello lì che è l'ambizioso, no? Che sta cospirato un po' e ha messo in cattiva luce Philip. Che nella serie TV gli hanno fatto proprio questi capelli così, no? Così, sembra proprio, non lo so, un Severus Piton abbizzito, insecchito, invecchiato. E quell'attore lì a svolgere quel ruolo magari ci stava anche, ma così come nelle condizioni in cui si presenta, no? Con quei vestiti così, un po', che vi posso dire, un po' sgargianti. Non mi convince affatto come personaggio, mi sembra uscito dalla settimana della moda di ora. Mi sembra un vecchio che cerca di farsi notare la settimana della moda.
Mi sembra inappropriato, cioè, per carità, i vestiti tutti barocchi, eccetera, eccetera, però la grana anche di quei materiali che usano nel film, non lo so, non mi dà l'idea di essere proprio di altissima qualità. Non lo so, il mantello che mette lui, questo look pure, che non c'entra un cazzo. Cioè, non so, non la vedo come una cosa medievale. Alcuni di questi personaggi, per come sono vestiti, sono sistemati, no? Tipo pure la tizia sfregiata. Non li vedo come medievali. Cioè, li vedo lì, anzi, hanno una struttura quasi da serie soap opera sudamericana. Bah, nulla di eccezionale. Per me è meglio questa. E per questo, guarda, a maggior ragione mi godo la trama, qualsiasi venga fuori, qualsiasi scelta poi determini il destino dei nostri personaggi. Secondo me è assolutamente un'opera migliore. Qui io, addirittura vi dico questo, che mi sento più nel Medioevo qui assolutamente che nella serie TV. E la serie TV ha molte più carte da giocare dalla sua parte. Uno, la brevità, il fatto che debba arrivare comunque in modo conciso, incisivo. E due, c'è l'interpretazione di grandi attori, perché ci sono grandi attori nella serie. Solo così come sono allestiti, forse non risultano credibili, ragazzi. Risulta una cozzaglia di personaggi con dei vestiti da carnevale addosso. Purtroppo, soprattutto nei personaggi principali, perché io non ho notato questa cosa nei personaggi secondari, cioè quelli lì che appaiono dietro, quelli quasi come dire, sfumati. Cioè, in quello non ho notato niente di tutto ciò, anzi, così come le ambientazioni, mi sembrano fatte bene. Cioè, i personaggi secondari, quelli che magari non parlano, che transitano e basta, che dicono una parola sola, sono più vicini allo sfondo, che è fatto bene, rispetto alla vicinanza che dovrebbero avere con gli attori, che invece interpretano una pessima interpretazione. Cioè, non una pessima interpretazione, attenzione, non è pessima. A volte le cose che dicono sono pessime, e l'abbigliamento, il look, questo è quello che vi volevo dire. Principalmente su quello, guarda, proprio non transigo. Cioè, quello si vede che il look dei personaggi principali non lo so, è troppo cangiante, non lo so, è troppo moderno, mi dà un'idea di troppo moderno. Alcuni li trovo proprio antipatici di protagonisti nella serie TV. La tizia, una che io chiamavo la Simona Ventura, che è quella vecchia, tutta sfregiata, incestuosa, come dire, che tira le seghe al figlio nella vasca da bagno, così, ragazzi, la serie c'è così. Oppure quello non è che mi abbia fatto proprio impazzire, anzi, il contrario. No, non in sé per la cosa, perché si è già vista in altri film, ma come dire, questi sono i personaggi. È un problema di personaggi nella serie TV, vi dico questo. Poi se lo vedete mi dite anche voi. E non è un problema di casting, è un problema dei personaggi, capite? È come se la costumista del film l'avessero presa da amici o da uomini e donne. Capito? Gli mette addosso quei vestiti così da morto. Sono i vestiti che mettono ai morti per quando devi ardere.
che vanno bruciati insieme al corpo. C'hanno quei vestiti lì, i protagonisti, solo loro. Fateci caso. Intendi che Dio... You've been praying in these ruins. But you've been praying like you always did, in humbleness. We don't need a church for prayer. Where else are we going to pray? The chapter house? The church is where God resides. God doesn't work in the ways we might assume. Ah, questa è la sacra colla. Today, Jonathan tended to our Gli garden to opera in make it modi beautiful again. misteriosi. And he told me of things I almost had forgotten. Good and evil are not in here or out there. Il cultore di cinema gli risponderebbe, ci mancherebbe no spoiler. Intendi che l'uomo è Dio? No, sostieni che l'uomo è il diavolo. We have witnessed that man carries the devil Ho sempre in his creduto. heart. But even before he can take a hold of man, God is born within us, as we were created in his image. Prayer needs no special place, for we are his church. In our actions, he exists. We are God's temple. No man is closer to God than any other man. Whether you pray in church or on the streets of our towns, whether you're a man, woman, monk, or bishop, Philip, look outside. You have to see them. You've got to see the horses and the colours. Jonathan. Devono dire bugie, è vero. Now, what's going on? I heard noises and I went to look. Calm down. What happened? But the priest said they brought a miracle. Who? What? What priest? Step right up, brothers and sisters. For you are about to see something that will change your life. Who is that? They brought us a miracle. A miracle? Don't be shy. There is no danger, just awe that awaits you here. Ah, you must be Prior Philip. I am Brother Reynold. I have been sent by the Archbishop of Canterbury. Ecco, loro sono Here gli mascherati. is his letter, in case you have reasonable doubts. Quando andai a Londra volevo andare a Canterbury, no? E quindi andai a chiedere a tutti, ma come si fa ad andare a Canterbury? Tutti, che? Canterbury? Sì, a Canterbury, io vorrei andare a Canterbury. Dice, ma che è questo posto? Non si sa. Insomma, diversi tentativi per capire che loro lo pronunciano, tutti lo pronunciano Canterbury. E quindi con Canterbury non avevano la più pallida idea di dove fosse. Sarà stato vero, sarà stato un modo per perculare come fanno di solito con gli stranieri che non sanno a memoria la loro lingua. Saint Adolphus the Martyr, who was taken from you, I hear, with brute force. Ma è successo con più persone, quindi... On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her miracle for yourself today. The Weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptized Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Please tell us more.
Of course. My words shall prepare you for the sight of the Holy Madonna. I knew not her powers or destination. Nevertheless, I carried her for many miles. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. Excuse me. Don't interrupt. But I wondered, what shrine should be her shelter? This time, it was the Madonna herself who answered my Facci vedere la questions. Madonna, dai. She said, "You shall..." So we set off, with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. And along the road, from Paris, across Normandy, over the sea, and all the way to Kingsbridge. That's not fit for a shrine. And I think there's someone snoring in there. Have given Strange. money for the building of the Church of the Weeping Madonna. Nothing sacred about this. This Church of Kingsbridge. The Weeping Madonna has chosen you, all of you. And I will tell you again. Tell me the truth. Why are you here? We are guardians of the Holy Virgin that sheds tears. We were appointed by the Archbishop of Canterbury, but it was the Holy Virgin herself who chose us while she traveled through Europe. Oh, yes. How did that happen? She speaks without words. She is a true miracle that will change your life as she changed mine. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. She wanted to go home, but where? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. I will tell you again, dear brothers and sisters, the Weeping Madonna has chosen you, all of you. I could have continued to carry her from town to town until my flesh succumbed. But this was not her will. But I wondered, what Ragazzi, shrine pavone. should be her shelter? Cos'è questo? È un falso dromedario. Cavallo They con due. almost like horses. You must be thinking, how can Hollow. you be so sure? Feels like a wicker basket covered in pelt. In the beginning, I was not. I only had my faith. I knew not her powers or destination. Do you speak English? No English, no campandare. No. Oh, what's this? I think you might have stepped into horse dung. What? Where? No English, is it? Just un poco, sì. Could you talk to this man, Martha? Yes, it's strange. He was quite talkative just a moment ago. He told me he was from Damascus in Africa. Isn't Damascus in Arabia? There's one in Africa too, I'm sure. Why are you pretending you can't speak English? No inglese. Melada. Nevertheless, I carried her for many miles. Had they revealed the miracle yet? Not yet. And I will tell you again. She is a true miracle that will change your life as You she don't need to be changed here. mine. If it's too loud for you. Many bore witness to Jonathan. her miracle. They're about to show the miracle. Look. Dawned upon me. Brother Reynold. I've heard of a Reynold from the coast. A scheming drunkard who lives as a traveling monk. You think that's him? Perhaps it is, perhaps it's not. I don't trust him either way. She wanted to go home. But where? It
came to me in a dream. I could have continued to carry her from town to town until my What flesh country did you succumbed. say you came from? But this... We have traveled all the way from a place of wonders too marvelous to behold. The faraway land of Africa. Africa has many countries, I've heard. Yes, it does. I could have continued to carry her from town to town until my flesh succumbed. But this was not her will. What's it like in Africa? The sun is always shining, and miracles happen every day. It's a land of great deserts, fig trees, and creatures that an Englishman can't even dream up. Like these horses. Are they horses? They are not. To you, they might resemble horses, but the name the Africans have for these creatures is impossible to pronounce, even for me. I could have continued to carry her from town to town until my flesh succumbed, but this was not her will. You mentioned there were fig trees in Africa. What are they? It's a fruit, of course. It looks like a strawberry and tastes like a pear. The scripture mentions these figs, and they sound nothing like that. Why is that? No two apples look or taste alike. The same goes for figs, and doubly so. I'm getting the impression that this man has never even been to Africa. But why would he lie? I could have continued to carry her from town to town until my flesh succumbed. But this What is in this was book will not help me will. more than the answers I can But find I in wondered, my own heart. what shrine should be her shelter? There is much This to time, contemplate. it was the Madonna herself who answered my questions. I will tell you again, dear brothers and sisters, the Weeping Madonna has chosen you, all of you. You must be thinking, how can he be so sure? In the beginning, I was not. I only had my faith. I knew not her powers or destination. Nevertheless, I carried her for many miles. You must wonder, Non si può più andare via da why qui. was King's Bridge chosen to be the home of the Holy Virgin? Hey! Shh! And I will tell you again. She is a true miracle that will change your Ma ce ne life fai vedere sta as cazzo she di roba? changed mine. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. She wanted to go home, but when? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. You must wonder, why was Kingsbridge chosen to be the home of the Holy Virgin? She said, "You My shall dear build people." me a new church Oh, I'm so excited to see a true miracle. Did you hear that? The Madonna has chosen us. She's come all the way from Africa. So we set off, with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. Now, brothers and sisters, I have heard. Please, that life everyone. has not been kind to Kingsbridge. We want to listen to his story. But it is in places like these, and in dark times like these, that God's light shines Mary. brightest. And along the road, from Paris, Another across question. Normandy, Bonjour, mi no comprendere, no comprendere, no comprendere. over the sea, and all the way to Kingsbridge,
Did you hear what he said? What is this place? Africa. Devout Christians have given money for the building of the... Oh. This church of Kingsbridge. Si è svegliato. I will tell you again, dear brothers and sisters. Don't you want to see the miracle The weeping too? Madonna has chosen you, all of you. I am Philip. Who are you, young man? Brothers and sisters, I have heard that life has not been kind to Kingsbridge, but it is in places like these, and in dark times, and along the road from Paris abbiamo scoperto tutto. across Normandy. Siamo pronti a vedere il Can miracolo. you feel it? Brothers and sisters, you are about to witness a miracle. The Madonna knows how you have suffered. The Virgin Mother had to witness the rise and fall of her Son, our Lord Jesus Christ, and never stop. Scusate, ragazzi. Oddio, cosa ho fatto? Stopped believing. Kingsbridge has endured many hardships. Prior James left you before his time when you needed him the most. Your old cathedral was burned to the ground. How do you know Ragazzi, mi sono reso conto di And essere your new rimasto one collapsed offline even finora. before construction was finished. Sono completamente offline. You have Pensavo di suffered essere online. the ruthless destruction of your market, homes, and lives. Dada. All of you have Invece lost no. husbands, wives, and children, family and Siamo friends. offline. All of you know how it is to be hungry and afraid. Jack. Helena. Philip. But this is a miracle, isn't it? Or something along those lines. But how? We thought it was time to give Tommy a home. The boy? Your boy? Well, Philip, do you recognize him? Our little Tommy? Tommy? But... Just what are you doing here with these people? Do you think I wouldn't notice it's all artifice? Your camels are horses, your foreigners are English faking their accent? Your shrine is an old cart with decorations, and Reynold is just a dubious man speaking nothing but lies. Remigius has heard of him, and nothing good. The camels were a bit much, weren't they? With the Madonna, we were able to collect donations for your priory and for Kingsbridge. Really? We can start anew. We can rebuild the cathedral. What's the catch? I'll get to be master builder. Why? I've studied the cathedrals, churches, and houses they build in France and Spain. I saw how different their constructions were, with new shapes, colors, and ideas. Oh, you should have seen it. They combined rib vaulting and pointed arches. I want to do that. That's why. Why here? Because this is home. The townspeople probably think that's enough to build a whole cathedral. But to me, it looks like about £100. You know, that won't even pay for a year's work. Like all of this, it's a symbol. Enough for a fresh start. And the Madonna will stay here. Kingsbridge will attract visitors and donations again. You mean I should be thankful for these lies and tricks? Jack! Un attimo, devo uscire. Però mi è venuto l'impulso, devo uscire un attimo e collegare perché sono ore che sono in streaming. I'm fine. But look at you. In realtà no. And the little one. Tommy. How are the others? Alfred left Kingsbridge. Richard shows up every now and then. And Ellen returned to the forest. We need to visit her. What's wrong, Mother? I'm
I'm glad you're back. I am too. Very glad. Spero che si registrando tutto She questo. will weep for your suffering, Kingsbridge. She knows Perché se ci your guardo pain. ora What passa il now? testo, capite ragazzi? Quindi sono costretto a aspettare. Che non che ci liberino. Ecco la Madonna piangere. Her eyes are wet. Look at her. They're shining. She cannot hold her tears any longer. She is made of wood. It's impossible. Why are you weeping? She is mute ever since her husband died. The Madonna has suffered as I have. She understands. It seems through her faith in all of your lies, Mary has found a miracle. We can't keep trying to repair Kingsbridge by ourselves. Things are not improving. We're struggling to keep things as they are. But we can't afford to hire help. Without farming and fairs, we're back to Prior James's time. All these past years, my advice was good enough for you. But it appears you've changed your mind now, again. It is time we started doing something to wake up and make Kingsbridge what it used to be. We did before, and we can do it again. I'm not willing to accept a risk like that. Don't you remember what happened last time? My, how easily we forget. I remember well. And still, you put your trust into a group of random strangers to make things better. Philip, why in God's name have you stood by and let this happen? They're tricking us into giving them money for false idols. They are giving us money. So that we'll place this idol in our priory? Do you approve of this? People need hope, and these travelers are giving them hope. Yes, it is a deception, but with good intentions. Mary speaks again. Is that not a true miracle? You fell for them. You really did. And now you joyfully take part in their deceptions. I'm Alla fine warning è you. sempre stato un imbroglio. I Ciccio. cannot support a prior who Ma che tolerates heresy. racconti? Your threat won't sway me. No matter how unconventional, their return and their gift are a blessing. You made your decision, Philip of Gwynedd. And now, I Che make fa? mine. Ci condanna resign. all'eresia. I'm leaving the priory. Cazzo, Remisius se ne va. Anche il personaggio di Remisius qui è fatto molto meglio. You got so big, Tommy. And you're just as shy as your father was. Don't let him fool you. Usually, he's always up to something. Devo mettere online. Tom would have been proud of you. Ma questi non me lasciano staccare. She's still here. Tom's Che bei wife. fondali però ragazzi, guardate che roba, No. bellissimo. Martha and I moved her to Kingsbridge. Veramente bellissimo. She's with Tom now. He always wanted that. Ellen, we found Jack's family in Cherbourg. The place he came from wasn't Cherbourg, it was Cherbourg. Really? What were they like? They were good people. His grandmother said Jack looked just like him, like his father. He does. But they never came for him or asked about him. They thought he was dead.
His ship sunk. He'd always wanted to go to England. Have you ever heard of the White Ship? No. Comunque mi devi lasciare mettere 2 secondi pausa. My father was there. Cioè, non puoi fare così, mi devi lasciare mettere pausa 2 secondi. He was the only one who survived. Not for long. You told me that he was accused of stealing a chalice. Yes. But I ecco, know he l'unico was problema innocent. di questo gioco è che non ti fa mettere pausa. I heard the Quindi sei story and had to costretto find ad out andare what he looked avanti. like. He told me his Puoi name. staccare in nessun modo. I fell in love. I helped him escape. But in the end, they caught up with us. What happened then? They hanged him. I was Ora there. spiegano tutta la storia. And you were there, Jack. But you weren't born yet. He was led to the gallows. Everyone was quiet. The people somehow knew he was not a thief. But I knew for sure. He told me. He was so afraid. He didn't want to die. I didn't want him to die. And I prayed. Then I heard his voice. Quiet. Sang sweeter than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. No! No! Staccate autotune. You said that 3 men were responsible for Father's death. Who were they? Staccherei The così Sheriff of l'autotune a Shiring, tantissimi Percy cantanti. Hamley, Prior James of Kingsbridge, and Archdeacon Waileran Bygod. They showed no mercy. Neither did I. I curse you! All of you! He will return to haunt you! One day, you will be judged for what you did. Your Nella serie TV houses questa shall cosa be fanno vedere consumed by fire. Your life shall end in pain and agony. You shall grow old in sadness and regret. Yeah. The people they killed will return to haunt them. I promised them. We welcome our new prior, Remigius. He helped to recover the bones of the Saint of Kingsbridge, Adolphus, from the hands of thieves. Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring. Our master builder Alfred promised me that it will only be a matter of a few years until the cathedral will be finished. And the Earl of Shiring has promised to support us. But he has not done so for himself. No, the Earl is not a selfish man. His mother, Lady Hamley, is sick. More and more, I feel the whole of England is suffering from a sickness. The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs. I have spoken to God. I asked him, begged him to walk amongst us, to heal us. But God told me that only when this great cathedral is finished will he have a temple to reside in. No matter the cost, this shall be a towering castle to protect us from evil and false beliefs. With this cathedral, we will bring an end to the dark times. Sono finiti i tempi bui! Waileran Bygod. Jack, what are you doing here? My father died by your hands, Waileran. His name was Jacques Cherbourg.
How dare you talk to the bishop like that? He died right here! Who are you? I know that man. He's that bastard from Kingsbridge. That man is my husband. You? All of you, listen to what we have to say. From now on, Kingsbridge is protected. By our knights, by our walls, and by the word of the king. So whatever you do, we will defend our town, our market and fulling mills. And our cathedral, which we shall rebuild. All workers are invited to come and work for us. Oh, preposterous. If you so much as try to bring harm to us, Bishop, we will make sure that you pay for everything you did. Che è? Ecco fatto, un altro. Terminato. Hai approvato l'inganno della Madonna purché desse speranze alla gente. Oggi condanna all'eresia. Hai tenuto il tuo primo sermone dopo lungo tempo. Hai aiutato Jonathan a piantare un nuovo albero. Che bellissimo! Pure agricoltori. Ora si dice agronomo. Ci è voluto che ho dovuto finire delle cose. Però adesso ci finiamo il gioco, Ora vediamo di tirare dritto, magari mi prendo una pausetta a un certo punto per farmi un caffettino e poi si procede, Adesso è l'ora. Ci finiamo l'ultimo giochetto, ragazzi. Vai. Ci mancano 5 capitoli. La tempesta. Ci rilassiamo con questo bellissimo giochetto. Basta, è l'ultimissimo, ragazzi. Questo ve lo dico e ve lo ridico. 3 years of drought. 3 years of hunger and poverty. England was brought to its knees. Only our walls had kept us safe from the bands of outlaws raiding towns and villages. Bishop Waleran and William Hamley forced the workers to finish their cathedral in Shiring. Che belle Many queste had died. cattedrali gotiche. The work on our own cathedral had almost come to a halt. 4 weeks the storm had raged on. It was then that our cathedral gave up its last secret. Non punta e clicca, le vibrazioni al contrario, non voglio proprio Everything sentire. changed. Tom, I don't think you would have liked the sight of this. Ne approfitto anche per fare una celebrazione del canale in anticipo, ragazzi, perché tanto non ne registriamo altri giochettini fino per ora. Voglio dire, siamo a 11 maggio, il 18 c'è il compleanno del canale, 4 anni del canale, quindi vi faccio gli auguri in anticipo per questa cosa, perché tanto poi dopo non farò un altro video su questo, però sono 4 anni del canale, quindi tanti auguri, ragazzi, a chi si unisce adesso, chi si è già unito e chi si unirà in seguito. No, si fa, crolla già la casetta in Canada.
vaulting is cracked. Ah, quindi sappiamo. Over here, the vaulting looks weak. What would you have to say about this, Tom? Yes. If the vaulting was unstable, it could pull the wall inward and damage it. Especially with this storm putting pressure on the wall from the outside. We have to find out. If I widen these cracks, we'll see if our problem gets worse or not. I don't like it, but I'll have to fix it either way. This could be a problem. If I make it worse, then we'll at least know what the problem is. Yeah. All right. One more time. Be easier without this sand everywhere. If the vaulting were unstable, this part would have collapsed and the wall would retract. The cause of the problem is not up here. No puerco. Tom. What would you have done now? When we erected the eastern wall 17 years ago, there was also a crack. Yes. No matter what we did, it always came back. But this is not the same wall. We rebuilt it. But the cause could have been the same in both cases. Le pietre, il sole, la cripta e il chiostro. La cripta. The crypt! Huh. Yes, Tom. You kept the whole foundation there as it was. Questo è l'errore It never had to delle carry this much fondamenta. weight before. That's it. The problem must be down there. Il problema deve essere nella cripta, dai. È l'unica cosa che è sempre rimasta, ogni volta ce la costruiscono sopra e crolla. Bishop Henry thinks that the Pope Ah, lui è diventato più grande intanto. I think so too. Jonathan degli I would Orsi. be honored if he read my book. Philip, I really am worried about you. There is no need for you to worry, Jonathan. It is just a book. The problem is that the people love your sermons and what you wrote, even though most of them can't read. Your book is being copied in priories all over England. Is that not a good thing, if our message gives people hope? In desperate times, hope can be a powerful force. That is very true. Well, I fear the bishops. They might come to believe you took that power from them. Huh? Do you? Comincia a sostenere che tutti gli uomini sono ugualmente divini, i membri del clero non sono più vicini alla gloria di Dio di qualsiasi altro uomo. Questo è quello che pensavano i primi cristiani, i primissimi. Che la venerazione di Gesù portasse a rendere Gesù noi stessi. Poi c'è stato il Vaticano, la Chiesa cristiana, e questa visione è cambiata. You should be with your children. Sally and Tommy have been asking for their parents all morning. Che bella religione, proprio bella.
Tutte cose positive e basta. Ho fatto solo cose positive nella storia. The storm is tearing our east wall apart. If the storm works, I work. Jonathan, did you and the others come directly from Winchester? Yes, we did. What about Aliena? She stayed a day longer for the Fleece Fair. She should be on her way back now. In this storm? We didn't expect it to get worse. No one did. I am sure she'll be all right. I need to go. I think I know why the east wall is unstable. Yes? Why is that? I'm not sure, but I think the answer lies down in the crypt. I should hurry before it's too late. Allora, come si entra? Anche zitta di qua? No, e loro non ci fanno neanche passare. Jonathan is probably right. Aliena will be fine. Still, I'd feel better if she was here with us. Andiamo. Ecco, vedi, sta proprio crollando lì sotto. That definitely wasn't here before. The cause of the instability must be down here. C'era veramente, era un po' più fuori. Here we go. Dear God. These stones, they've been removed before. Whoever put them back just added some mortar on top of the stones to hide the fact that they were removed. The tile at the bottom was completely loose. What does that mean? I think it was an entrance. An entrance? To where? That's what we'll find out. Careful now. You've got the whole east wall on top of you. Jack? Jack? I'm all right. I just hit my head. It's dark in here. There's a whole room here. A chamber. I'll get a torch. Philip, I'll get it. You stay here. Is that a coffin? Oh, there's sand everywhere. C'è il vero... It's a bed. What? There's a bed in here. What? Jonathan, we need that torch. It's made of leather. Forse è una zona per le torture, per What is l'autoflagellazione. that doing here? Per i penitenti. That's not wood. It's metal. Gold, even. I have the torch. All right, come in here. Should be safe. Did you know about this place? No. No, I did not. I have seen this chalice before, when I was very young. It's the chalice of the Eucharist from Kingsbridge Cathedral. Quello che dicevano era stato rubato dal padre di lui. They said it was stolen. And melted down, I know. Mother told me.
They also said it was my father who did it. Did they? So he's innocent then? He must be. And whoever hid the chalice is responsible for his death. They hanged him in Shiring for stealing this chalice. But it was here all along. That scourge, the whip. It belonged to Prior James. I was afraid of it when I first visited Kingsbridge with Francis and Abbot Peter. Even the look of it scared me. James. Maybe it was him. I think I saw him during the night of the fire in the cathedral. When the old cathedral burned down. There was a man in the fire. His shoulders were bloody, as if he had chastised himself. It is you! By God and the devil! He told me that he had sinned, that he had done something to me. Perhaps because I looked like my father. So he confessed for framing your father while he hid the cup here? But it couldn't have been James you saw. James died weeks before the fire. Did he? You said they never found his body. Maybe he hid down here. Maybe that's why the bed's here. Wait. Jack, you were in the burning cathedral. What were you doing there? And then I told Philip what I had done. He just looked at me. He didn't say anything. Dovevamo dirglielo, è passato tanto tempo. Io ho inquadrato tutto. Se volete leggerlo, ragazzi, al solito fermate l'immagine. Bravo. Ammazzi che schifoso che è diventato. What do you want? Ciccio Barnes. Do you think it is wise to resign yourself to gluttony at times like these? While your people starve on the streets of Shiring? Don't play the saint. You promise them miracles. And you make them pay. But your miracles never work out, do they? God works in ways that we cannot comprehend. Modi misteriosi. My mother cannot walk. Mi giunge nuova. You failed. Again. What do you want? I came about a book. The Bible again? No. Philip of Gwynedd wrote it. And the church is displeased. Questo è il Bishop grande Henry was cospiratore di enraged. turno, no? This is our chance, William. Your chance, you mean? If you need forces, talk to Walter or Ugly. I don't care. I built your fucking cathedral. I'm done. It's not just about Philip. It's about Ciao, amore. Ariana and her family. Ciao, ciao, ciao. Don't mention that name. But have you not heard? King Stephen and Maud's son just signed a peace treaty. I don't care. You should care. I said I don't. Now leave, and don't come back unless I ask for you. Bofonchio, dice questa cosa, Where's tutti my wife? bofonchiati. They've not returned yet, Lord William. Then get me a Grugnire. whore. Now! Portami una puttana ora. Ok. Ma ce li hai i sordi? No, ci stanno riempiendo i documenti.
c'è più spazio. Ah no, c'è. È all'infinito. Finché ne trovi. Qui c'è la nostra amica Gertrude. Ah, bella, bella, bella. I am sorry for intruding, but I must ask you for shelter. I was on my way from the Fleece Fair in Winchester to Kingsbridge and got caught in a storm. Nasty, isn't it? Yes. And it's getting worse and worse. Thank you for your hospitality. Someone help me! Morota. Please! I need help! Hello? Yeah. Oh dear, are you hurt? Perché avevo sentito qualcuno piangere, mi era venuto il dubbio che fosse fuori. It fell! I can't move! Take my hand! We'll get you inside! Questa ancella. We'll only be here until it's safe to leave. We won't bother you. I'm Aliena. What's your name? Ufa. Elizabeth. Lei si chiama Aliena, quell'altra Breathe, Ufa. Elizabeth. You're safe now. Mm-hmm. She took them. Should have let her die. We would all be better off without someone like her. Andiamo una pappina. I should be more careful what I'm doing in here. I don't like this. Hold your horses. We'll see what happens. I hope the storm spares your homes and fields. If only we had that much left. We still have our lives. And our dignity. You still have yours. Trovo qualcosa per scaldare la minestra, questa minestra qui. I think she's freezing. Questa, oh. We don't have much,
but always enough for a lost soul. Maybe we should be kinder to them. No, they don't deserve our kindness. Eat this. You must be hungry. Thank you. That's nice of you. Why are you giving her soup? Dirt. That's what she deserves for dinner. What? Do you want her to starve? Please, don't start a fight. Just try to ignore him. I am. She's avoiding eye contact. You should get out of this place as soon as you can. Be assured, I will leave as soon as the storm ceases. Ecco questa bella copertozza per lei. But what are you going to do with that? I'm just going to borrow it. Let's try to get along until the storm passes. Thank you. Hey, that's our blanket. Can't you see she's freezing? It's all right. It's just a blanket. Questa per scoppiare proprio You're so kind. il litigio. People won't let me die. People don't listen to me. My entourage didn't even notice they lost me. Who? My husband and his entourage. A fine husband you have. I divorced my last one for less than that. Divorce? Oh, he's just been beside himself ever since his mother. Maybe now you'll understand what loss feels like. And what you people are doing to us. Stop bullying her. Can't you see she's upset? How do they know you? This isn't right. Oh, I'm used to it. I guess that's how it is when your husband holds an office like that. He has to do a lot of things people don't like. And sometimes they recognize me, too. Wait. Ma che fai? L'esatto verità. Is your husband the Earl of Shiring? I thought you knew. William Hamley. Oh, please don't abandon me too. I swear, I'm not... I can't... I used to know him when I was a girl. Really? Why did you marry him? My parents arranged it. And it was an honor to be picked. What's he like now? I loathe him with all my heart. How do you know him? Incredibile. Ogni volta che vado di là c'è la sfida con la mitina, no? He wanted to marry me when I was your age. Apparently he likes young girls, no matter how old he gets. You too were supposed to marry him. How come you didn't?
Sono He was a scappati. beast. So I refused. You refused him? It caused a lot of misery. Oh, you're so courageous. I wish I was like you. I can't even stand up to the servants. Don't act like you didn't have a hand in the downfall of this land. For years he roamed across the country to raid, rape and kill. I'm sorry. He's no Earl. After all he's taken from us, we should take something from him too. She has nothing to do with this. Don't you dare touch her. Can't you see she's another one of his victims? I'll give over. She's in on it too. Can you even imagine how it must be to be a child married to Hamley? The abuse and the humiliation every single day. I'm so sorry. I'm crying because Piango perché you know anche tu too. sai. Enough to know your pain. I just don't know what to do anymore. Guarda se continua. Where the hell am I supposed to tether this horse? God damn! It's Walter. He's looking for me. Dalle il pugnale. Quick, take this. Questa vive in camera da letto di lui. That should do it. Walter. You? I've not seen you in a long time. William would be very pleased if I brought him your head. No! Don't harm her. If it wasn't for her, I'd be dead. She saved me from the storm. Did she now? Come on, we have to get back to the castle. We've lost too much time already. It's all right. You don't need to sacrifice yourself for me. Thank you for No, saving più che altro voglio che tu vada and protecting me a from dormire con lui con il pugnale. Come on now. We need to get going. William is waiting. Una bambina. Una bambina. Ah, vedi. Questi scorrono veloci, ragazzi. Il terzo libro mi ha portato la zuppa, ha aiutato a scaldarsi con la coperta e ha dato il tuo pugnale prima che Walter se ne accorgesse. Hai trovato Elizabeth solo dopo essere entrato nella capanna, ci credo, non si vedeva niente. La guerra tra l'imperatrice Matilde e re Stefano è terminata. Il libro di Philip è stato duramente criticato dalla Chiesa. Hai confessato a Philip di aver incendiato la cattedrale. Hai scoperto una stanza segreta, ok? Bene, bene. Meno 4. Fuori legge, Vic. Dear Francis, the letters I have written to you over the years surely could be bound into a book. But only you know what my words in those letters amount to. It is different with the book I have written.
It has found its way into priories throughout England and beyond. Because of my book, I may have to talk to Bishop Henry. But that is not the only thing that keeps me awake tonight. Gli scriviamo, scriviti la scoperta fatta nella cripta. Scriviamogli della cripta. Behind a wall in our crypt, Jack discovered a hidden room. We do not know who built it. Magari lui lo sa. But it is likely that Prior James hid there, even after he was said to have drowned. That means he was alive when we met in Kingsbridge on New Year's Day. Sì, deve aver avuto qualche altro the day complice. Of his burial. Quindi mi viene a And Jack told pensare me he saw a man in the church the night it burned down. Was that him? And if so, did he burn in the fire that Mi viene da night? pensare a Remigius. Jonathan worries about my book. The Divine Soul. In Winchester, he heard that Bishop Henry was less than pleased by what I had written. I am not naive enough to pretend I do not know why. I wrote that hope is godly, and since God made each of us, hope and salvation are only to be found within ourselves. Henry sells hope, and I am giving it away for free. If the church should ask me to clarify my position, of course I shall do so. But I feel I must give our people what they need in these desperate times. And how could I write anything else if this is what I truly believe? The dust storm and the drought are taking their toll on all of us. Thanks to our town wall, we are safe from the Earl and the outlaws. We've heard of places nearby being raided. We believe the attackers were William Hamley's men. We have enough food to last us another few weeks. But life has come to a halt. La vita è praticamente cessata. Martha believes there will be rain soon. That the storm is only a harbinger of rain. I hope that she is right. It must be well after midnight. With you, I can be honest about what truly troubles me. Jack told me that he was responsible for the fire in Kingsbridge. I know that it was a long time ago. He told me he set fire to the roof so there would be work for his father, Tom. E lui lo sputtana subito così. Save yourselves! The saint! We must save the saint! Fire! The whole roof is in flames! My God! Don't go in there! Adolphus! The saint! We must save him! No! No! Don't go! And as horrible as it may sound, I cannot find it in my heart just now. Non riesco a trovare nel mio cuore il modo di perdonare Jack. Maybe because this confession comes too late. And from a man who I have learned to trust. This is the truth. Anche lui si è imparato a fidare, anche noi ci siamo imparati a fidare di te. E perciò ti abbiamo confessato questa cosa. I should get some air, Francis. The storm has settled down.
I know them by heart. But Jonathan insisted we keep them. I don't like to indulge in my own writings. Ma questo è il suo libro. Later. Questa è la lettera. Jack is still working. He always is. Ci giudicare troppo per l'incendio. A magnificent, but I would have been more than content with the old one, had it not been burned to the ground. Beh, questa è più bella, dai. Andiamo qui dove ci sono sepolti. If James died in that fire, then what happened to his remains? He was never properly buried, and that is Jack's fault. Jack started the fire. He should have told me. Insomma, ci rivanga parecchio. Ignatius. Qui si può andare? No, I'll take a walk around the cathedral instead. Hello? I thought I saw someone. Gente che fugge. That came from the kitchen. C'è qualcuno che sta fuggendo. Oh, it's you. You startled me. I thought I heard something. Was that you? No, but I heard it too. Maybe Aliena came back. No, she's asleep. She returned a few hours ago. Damn it. Jack. Sorry. There's someone in the kitchen. Yes, I think you're right. Stay behind me. I'll go ahead. Mendicanti. There's someone in here. Outlaws. They are probably just after food. I will talk to them. All right. Please, listen. We don't mean you harm. Philip, be careful! Damn it! Philip, throw me a stone! Jack, no! Dopo una sassata in testa. Brother Marcus. Brother Marcus? He took Cuthbert's keys to steal food here from the kitchen. Because of me, Remigius found out. And he left. We never saw him again. Looks like he came back. È tornato per il colpo di grazia, quello che abbiamo incastrato, no?
know, but... What about him? Don't be afraid. L'abbiamo incastrato perché l'altro frate sta avendo problemi per causa sua. The others. No! What? He's just a child. Just a child. Jack forgave the child. Just like that. And I forgave him. E io ho perdonato lui, perfetto. For that was what he had been when he arrived in Kingsbridge. Just a child. Who was I to judge this man for not confessing earlier what he had done? Chi ero più a giudicare I had never quest'uomo, told infatti. his wife, Aliena, that I was responsible for her fate and for her father's. Even that night, when we all met, I did not dare to tell her. Bravo, ha fatto un'autoriflessione legittima. The outlaws had found a way in. We weren't safe in our homes. So this is what it has come to. Kingsbridge is under attack. Allora, Richard chased them ora away. io non so come andrà a finire. Why? Non mi voglio far condizionare do not troppo exaggerate. dal finale. This is not a Quindi secret. per ora vi dico il voto che do al We saw two of gioco, them and one of che è them was a child. 9.6. But they almost killed you. Our Earl of Shiring lets his people starve. With this drought, a just lord would help. But nobody stood up to him. So he burns our last crops, destroys our towns, and murders our kin. Richard, please, not now. It is all too easy to blame a desperate child. Forgiveness is much harder. It is. But forgive we must. Can you? Forgive, I mean. I already have. Hamley is the reason for this. He's to blame. It's that simple. Well, he won't be Earl for long. The Treaty of Wallingford has been signed at last. It's only a matter of time until things change. What treaty? Winchester is in turmoil about this right now. Stephen and Maud have signed the treaty. Maud's son, Duke Henry, is to be crowned the next king. And, by agreement, all lands are to be returned to their previous owners. But Stephen will continue to rule as long as he lives. The earldom will be ours again. It will not. Why the bloody hell not? Bloody hell. Language? No one will enforce this until Stephen is dead. Deve morire What is to Stefano. be done then? Well, if they're hungry, can't we just give them Diamo da something to mangiare eat? fuori legge. Share? We should, and we will. But there are too many to feed them all. We must do something. Well, I cannot sit quietly and wait until Stephen dies of old age. The Treaty of Wallingford is in place. I won't wait for another 17 years. Not when I'm so close to fulfilling the promise I made to my father. Ah, che fanno? Fanno You're fuori right, but it wasn't Stefano William perché Hamley who came here last night. It's the ostacola outlaws we need to worry il about. recupero dei loro Well, dei what loro do we do averi. about it? Rivoltiamo i fuorilegge contro William. Ha! You know, we could solve all our problems with one blow. We could either fight those outlaws, or we could make them fight for us. Fight for you? Right! We could make them attack William Hamley. Huh. And while they're busy killing each other,
We can plan a surprise attack. I won't have any of that. What about his mother? I've heard that Hamleigh still listens to her, that she still has a say in Earl's Castle. È ancora viva. Yes, let's tell his mother. If we spoke to Regan Hamleigh, we might not need a physical confrontation at all. That'll never work. We have to assault them and take back our father's castle. Even if that means fighting alongside the outlaws. I don't like either choice, to be honest. Neither do I. So, what do you think, Elena? Ma ragazzi, io negozierò con Regan Hamleigh, ma parlerò con i fuorilegge. Io andrei su parlerò con i fuorilegge, vi dico la verità. Vai. I will talk to the outlaws. Maybe we can find someone who can speak on their behalf. And if there's no one, then we will. I'll ride with you. You won't, Cub. Not with that leg of yours. Your mother is right. Besides, if we all turn up, they might think we mean them harm. Dove se ne andiamo, sì. Ci va lei? Our hopes of meeting allies on the road to Shiring were fading with every mile. The only people we saw were sitting by the side of the road, broken and starving. Shiring was riddled with death and despair. Madonna. I'd heard that Wigley had just been raided by outlaws, leaving them almost entirely without cattle. Maybe someone there knew where the raiders had come from. But Cowford, on the other hand, had a recent falling out with William Hamleigh. There was a chance that they would be quick to join our resistance. Crawford. We entered the village. There was a weary young man trying to repair a roof. He pointed toward a ruined mill. Hamleigh's mill, he called it, which used to have the right to grind all grain from the nearby villages. That was until a few days ago. Hamleigh had come to collect his share and, due to the famine, was met with empty coffers. Enraged, he'd killed the miller and had taken every last bag of flour belonging to the starving people of Cowford. Many had fled into the forest, desperate for their lives. Cavalca verso Shiring, no. Questo mi insospettisce qua. Vado qua. The fields of Huntley spurred fond memories. Here, I'd negotiated my first deal to transport and sell the farmer's wool. Now, the meadows had turned to straw, and the sheep were dead. Soon, we reached Uncle Simon's abandoned hut. Our horses needed rest, so we wanted to leave them there while we looked around on foot. Then, I remembered how Richard had been kicked by the man William had paid to catch us, and the horrible sounds he'd made lying there. Inside the hut, I was startled by a hunched figure hiding in a corner, nibbling on a lump of bread. Upon seeing us, the creature's eyes widened, like those of a frightened animal. I asked him where he got bread in times like these. Was it stolen? No, I got it from the butcher. The people at Sally's quarry told me to ask the butcher, he blurted out, startled by his own voice. Mistaking our interest for greed, he wolfed down the rest of the bread. Before we could ask more, the frightened man jumped up and fled into the forest. The butcher.
Was he the one we were looking for? A leader whom the downtrodden trusted and feared? Sì, perché quell'altro gruppo sono find him at the spietati, quarry the quindi man had bisogna mentioned. arruolarli, sono dei matti. Questi invece... Cava, eccoci. Indaga la cava abbandonata. Qui potrebbero esserci ribelli che invece con cui vogliamo collaborare. The abandoned quarry was teeming with activity. Gente che veramente vuole Many poor souls were ribellarsi gathering around a a fireplace, spoiling William. a stew from meat and turnips. It was plain to see that these people weren't held together by blood or profession, but by hunger and desperation. And by their numbers, I thought, that could make them quite dangerous. Were these outlaws? We walked slowly towards them. I sensed that Richard was ready to draw his sword. The first one to notice us was a little girl. Swiftly pointing a finger at us, "Who are they?" she asked the others. All eyes darted towards us. Their reactions were as varied as their faces. Some looked afraid, curious, and confused. Others were full of hatred and contempt. "We're not here to hurt you," I explained. "We just want to talk." "Where can I find the butcher?" I asked. Their faces expressed anger and fear. I explained that we were looking for food. They told us that the butcher was still in Monksfield, but that meat would come every couple of days. I said that would be a problem, not knowing what they meant. It looked like our path would lead us back to Monksfield. Dai. Seguiamo questo filone. Eccoci. Ah, siamo tornati qui. Nella casetta. Qui c'erano i ribelli. Thank you for giving me and my friend shelter the other day. Weather's fine now, so what do you want this time? Someone told us they got meat in Monksfield. Oh dear, I hope you didn't come empty-handed. Only if you bring me an animal, then I can prepare it for you. A horse, maybe? So this is horse meat? Where would you find a horse in times like these? Do people call you the butcher then? There is much truth in your words, but... Why'd you ask? What do you want? Do you have a lot of outlaws passing by? You don't see it in their faces, dear. But we all have been failed by the law and our leaders. Don't you agree? I asked because we feel the same way. And we're looking for a way to make things right again. Is that so? We're looking to build an army, to invade Earl's Castle and kill Earl William Hamley. Oh my. If it was that easy, someone would have done that a long time ago. The poor souls I meet, they're just simple people. They're not an army. We would lead them. I'm a knight. I know how to turn ordinary men into fighters. In their condition, most of them can barely kill a chicken, let alone a man. These people are mothers, fathers, hard workers, yes, but they are not soldiers. We'd reward them if they helped us. You must know we are the rightful heirs to Earl Bartholomew of Shiring, and would show ourselves very generous. So, you're just another pair of nobles who want to use us as pawns in their battle, to die for you. It is the best chance we have. This is a battle for the sake of the people of Shiring, for all of us.
It's rubbish. It's what it is. We are offering you a chance to rid the land of Hamley, to fight for your freedom. The last time I saw you, you showed kindness toward that young woman who was with you. I am willing to listen to a good soul, but I won't help you blindly. That woman that was here, that you helped, that was Hamley's wife. His wife, my God. How stupid do you think we are? Right, it's a trap. Well, how can these people put their life at risk if they do not trust you? You are not like us. Yeah. I know. Oh, I know what it's like to live in poverty. And just like you, we had William Hamley to thank for it. But I also know that if one fights the right battles, that things can change for the better. But they're starving, my child. They are weakened by poverty, hunger, and illness. Who are you to think you can face William Hamley? Yeah. You! Who do you think you are? We are the children of Bartholomew, Earl of Shiring. Our father once ruled with a firm but benevolent hand. You must remember how good you had it. Well, better than now, but that's easy. He did have guts, though, trying to take on Stephen. So, you are his daughter and son, you say? Yes. All we know, we learned from him. Yeah, good point. Yeah. Yeah! Mm-hmm. Even if we work together, Hamley is too powerful. You ask us to sacrifice our lives for your noble cause, these people will die. We already have Kingsbridge on our side, including the bright mind of Prior Philip. Oh, Philip of Kingsbridge. I have heard of him. A wise man, yes. He took in the survivors of Hamley's raid of Earl's Castle. Yes, and I was one of them. Il gioco si ricorda le Going nostre to scelte. certain death? Their plan must be a good plan. Yeah. Yeah. She does. Vai, li abbiamo convinti, ragazzi, con le nostre I said azioni. it before. We all have lost everything except for our lives. We don't fight other people's battles. But maybe this is our battle too. Perfetto, li abbiamo My convinti. people will Yeah! decide for themselves. But I will tell them that I believe that it is indeed a battle worth fighting. I thank you. Ecco fatto. I pray that it will be worth it. Prego di non dovermi We will all pentire. pray, and then we fight. Assaltano un castello. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Hai trovato il leader dei fuorilegge. Non hai fatto promesso sulla salvezza dei fuorilegge qualora scegliessero di attaccare. I fuorilegge hanno accettato di combattere per te. Bellissimo. Il tuo ex novizio fratello Marcus era uno dei fuorilegge. Hai una possibilità per riprendere Earl Castle e adempiere al tuo giuramento. Dai ragazzi, su! -3. And so, after 17 Facciamo un'altra years, poi I pausa. finally returned to the place I'd once called home. Ci facciamo un caffetticchio. Capitolo 19, bellissimo! Ritorno a Earl Castle. There was a small army of famished outlaws hiding Ci in the riprendiamo surrounding nel woods waiting for my castello. signal to attack. Led by my vengeful brother, Richard. But I had to be sure that Elizabeth was safe.
The poor girl who in my stead had been doomed to become William Hamley's wife. Vedi che va sempre quasi a oltranza. Get in line and stay in line. You'll all get your chance to pay your dues to Lord Hamley, you hear? So no pushing. Why does Lord Hamley need all that food? He's got more than enough. Shut it, woman. Smear your face with dung and lower your head. It's the only way you get out of here alive. It's no coincidence that Hamley always asks for women to bring the tributes. Is Lady Elizabeth home? She is, and will be indefinitely. Don't want her to get lost in another storm. Calm yourself. I'll make sure that nothing will happen to you. They took a woman in my town. She never came back. Nothing will happen to you if you just remain calm. Patience, patience. Everyone will get a chance to pay their dues to Lord Hamley. Are you all right? What do you think? Of course I'm all right. Megera. I'm more all right than anyone else in this crowd. Just because Lord Hamley insists on women to deliver the tributes, don't mean you have to send your youngest and prettiest. Fools. Are you all right? What do you think? I'm more all right just because... I'm just a shepherd's daughter. I have no business here. Shut up. Hey, what was that? Oh, stop fooling around, ugly. We've got hard work to do. Ah, I didn't do anything. Adios, baby. Ce ne abbiamo un'altra di mela, ammazza. They say Lord Hamley might lose shiring soon. Potrebbe perdere Shire. Calm down. None of these royals really care about this shithole. I know those two. They used to fight for father. What about Bartholomew's children? There's a lot of bad blood there. Well, the boy used to fight for Stephen, but as far as I know, he ran out of coin. Now he's just a good-for-nothing playing watchman for those monks in Kingsbridge. And the Lady Aliena? Don't make me laugh. I think you underestimate her. Some years back I heard she almost cut up a priest in Winchester, put a knife to his throat and robbed him dry. Oh, she's a fury. And you're a sissy. May I interrupt? What is it? How can you fight for someone like William Hamley? My father was nothing like that tyrant. Oh, dear Lord, it's you. You always sat in your neat little keep playing hostess to his well-off guests, while the poor snuffed it just as they do now. Well, at least William treats us as his equals, and not like pawns on aboard a nine-men's Morris. Was my father really that bad? Your mother could have answered that question. He once told me that she was very unhappy when she died. And you never wondered why? My father was a good earl. Keep on telling yourself that. But that's not our story.
Many knights fighting for him were former outlaws who had nowhere to go anymore. Your father may have given us food and shelter, but it was no better than what you'd give to livestock. I'm looking for Lady Elizabeth Hamley. She's caring for Lady Regan inside the keep. But only Lord William and Walter are allowed to go there. And they'll kill you if they find you there. So you won't help me? We've already helped you more than enough by not ratting you out. Don't tell anyone that you saw me. We won't, if you promise to leave now. Are you done yet? Almost. Let me just see if I took enough. What are you doing here? You need to leave. Don't come any closer. William has me watched. What's taking so long? I forgot the pork. I'll be out shortly. Wait a moment, then follow me. We don't have much time. Hugh will look for me any moment now. So why did you come? I'm waiting! There's an army of outlaws hiding in the woods waiting for my signal. You need to be out of the way when they come. But I mustn't leave. They're very angry at your husband's family, and I want you to be safe. Will people die? Yes, people will die. That's why you have to come with me. I can't. Not without Lady Regan. You need to save Lady Regan first. I will, if you agree to leave right now. Is that a promise? It is. All right, I will try to sneak off then. Hurry up in there! Or do you want me to come in and pull you out? I need to go. Maybe Walter can take you to Lady Regan. Walter? William's dog? Don't call him that. He's not as bad as people say he is. William won't allow me to talk to him anymore. Now Lady Regan is all I have left. Please, please be careful. I will. Thank the Lord she made it through. Now, I have to find Regan Hamley. Ci ha ridato il pugnale, dice, lei non combatterà, noi sì. Oi, sod off! You have no reason to be here. Elizabeth claims you aren't such a bad person after all. Am I not? Have you forgotten that I killed your family steward? You got problems over there, Walter? I would be a better ruler than my father. I know my father wasn't always a good and just person. He killed, just as William does. But I would fight to be better. I would listen to the needs of this land's people. What are you saying?
Dì alle tue guardie di ritirarsi. Tell your guard to stand down. So, you think I'm a nice bloke? And you think this is enough to convince me that you'd be a better ruler than anyone who came before you? Don't make me laugh. Hugh! What? If you help me, we might be able to prevent a bloodbath. Let us end this in peace. I don't believe you. But it's not up to me to judge these things. I'll take you to Lady Hamley. She'll decide. My lady? Elizabeth. She's not here, but there's someone else to see you. The Lady Aliena of Shiring. The Lady Aliena. When did that bitch become nobility again? I didn't know you were so ill. Oh, don't you dare. I'm certain you've heard about the treaty the king made with Duke Henry at Wallingford Castle. I have. I have also heard that it's a muddled mess. It is a complicated deal indeed, but one that will end the war. And one that makes my family the rightful owners of this earldom once more. Only by word. There's no one who would come to enforce this, not even the king. Don't you see what your son is doing to the land? Soon there won't be an earldom left to rule for anyone. That's a lie. My William is a better earl than your father ever was. To think that I once wanted to marry my good William into a family like yours. Not a day goes by when I am not glad that God saved us from that horrible fate. And that he sent that monk to Bishop Waleran to unveil your father's evil plan. What monk? That prior of Kingsbridge. Philip of Gwynedd. What? Where is my Elizabeth? Why is she not here? I promised your son's wife that I'd make certain you'd be safe. Safe from what? From a pack of impotent monks? I have an army outside the gates, ready to attack. What? Get Elizabeth. I want her at my side when the fighting starts. She's gone. Gone? What do you mean? Gone where? I told her to leave Earl's Castle. She suffered enough under your son. William didn't lay a finger on her. He did. More than once, milady. That is a lie. It's up to you if this ends in a bloodbath or not. Oh! It's all up to you. In the name of the true Earl of Shiring, make them suffer! They're coming. Mother? Mother, we're being attacked. What's going on here? What's that bitch doing here? She's trying to bargain. She's trying to take everything. Is she? Is she down? Leave it. Shut up, old man. Madonna. Dai, poteva almeno prenderla di fianco, no? Perché alla fine 1 su 2 ne abbiamo presi. They're coming. Mother? Vedi? Trafitta. What's going on here? What's that bitch doing here? She's trying to bargain. Speriamo che queste qui ci bellissime. Visto che siamo giovani donzelle. Is she down?
Leave it. Comunque noi il coltello ce l'abbiamo. Ma guarda che roba incredibile. Ma è velocissimo, è velocissimo. Ma cazzo. Te muovi. What's going on Ci here? leviamo lo spazio-tempo. What's that bitch doing here? She's trying to bargain. She's trying to take everything. Is she? Is she now? Leave it. Shut up, old man. Oh. Toh. Oh, bastardo. Beccati questa coltellata, va. Pour up water. No. You brought this on yourself. You bloody traitor! Someone get up here! Men! You will pay. You will all pay for this. Niente, tradito. Quella merdaccia è stato tradito da tutti. Ti credi? Era un pazzo totale. Morto agonizzante davanti al caminetto. Ora vedi il diavolo, no? So paura dell'inferno. Madonna, è morto con queste immagini negli occhi, terribile. Now we tell his men. Questo ha fatto scacco matto in una mossa. Stop! Stop fighting! Drop your weapons immediately! Behold the banner of the new Earl of Shiring! Eccoci, l'abbiamo riconquistata, sì, con il nostro vessillo. Vi ricordate che l'avevamo scelto noi il leone, Il leone rampante, il mitino. The castle now belongs to the former Earl's family again. Vai, l'abbiamo riconquistata, abbiamo mantenuto la promessa che abbiamo fatto al nostro padre. It was the king's wish. Who killed him? He L'ho died ucciso because he io, refused to hand over Earl's castle peacefully. He died by my hand. My name is Lady Aliena of Shiring. I'm the daughter of Bartholomew, the former Earl of these lands. I've been tasked to end the tyranny of William Hamley and restore order to Shiring. Our occupation of Shiring has been made unlawful. Every attack on us is sanctioned by the King of the English. So what will happen to us then? I shall tell the king that William Hamley forced you to do his bidding. That every atrocity done to the people of Shiring was his doing and his alone. You will get your chance for redemption by helping the people of Shiring recover from your own cruelty. And by rebuilding their homes and tending to their fields. Ali, I know that you're a much better leader than I. Without you, we would never have come this far. You never hesitated with swearing and fulfilling the oath to father. In the end, I will be the Earl in name only. Guarda, perché è una donna, altrimenti vi direi che uomo che siamo, eh. Grazie, fratello. Richard, thank you. I owe you a lot, Ali. The tyranny of William Hamley È is giusto over. che sia lei la regina. The earldom of Shiring belongs to its rightful heir. Reinsediamento di Aliena di Shiring. Tiè, becca di questo.
Che ogni città della contea debbano tornare legittimi proprietari, precedenti al regno di re Stefano. Secondo i termini fissati per la sovranità, il titolo spetta ai successori di sangue del conte Bartolomeo di Shiring, per cui Aliena di Shiring verrà nominata contessa di Shiring, in circostanza ufficiale fino a quando suo figlio non avrà l'età per regnare. Send a messenger to Kingsbridge to let Quindi è il figlio di lei che poi diventa a sua volta conte, non del fratello. What is it? Why are they laughing? You can send a messenger if you want, but there won't be much of a prior left when he arrives. What's going on? Nel frattempo hanno conquistato la cattedrale, hanno distrutto la cattedrale. Che è successo? Oh ragazzi, ma queste vanno velocissime, questi episodiettini, ma infatti l'avevo visto che era più corto degli altri. Ti sei infiltrata a Earl Castle con un esercito di fuorilegge pronto a supportarti. Hai parlato con 2 ex cavalieri di tuo padre. Hai detto ad Elizabeth di andarsene da Earl Castle. Hai ordinato che gli uomini di William aiutassero a ricostruire Shiring. Richard ti ha riconosciuto come vera contessa di Shiring. Perfetto, proprio perfetto qui. Comunque questa fase qui con il giudizio finale, questa è un'altra parte che ricorda moltissimo, più che i punti e clicca, quei giochi di Telltale, che sono fra l'altro costituiti ad episodi, più o meno hanno la struttura di questo gioco qui, solo che ragazzi vi posso assicurare che questo qui è fatto 100 volte meglio rispetto ai giochi di Telltale. Cioè, ma 100.000 volte meglio. Ma infatti è un caso unico questo giochetto qui, perché è proprio ispirato a un'opera letteraria famosissima. Cioè, non ce ne sono tanti di giochi in questo modo. Ci sono altri scrittori dietro dei videogiochi, come è successo anche con Grey Matter. C'è una scrittrice dietro che ha il suo pubblico, anche il suo seguito, però non è la stessa cosa di Ken Follett, che è un'autorità nel mondo della letteratura moderna. Quindi è un altro discorso, e qui si vede, insomma, poi è un'opera che ha suscitato grande interesse tra le persone, perché hanno continuato negli anni, anzi nelle decadi, a pubblicare delle nuove versioni, anzi a riproporle in nuove versioni, tipo la serie TV e il videogioco sono 2 di queste. Non so se ci sia stato altro in passato, può darsi magari in Inghilterra, magari c'è stata qualche sceneggiato televisivo, però questo comunque magari negli anni 90, visto che il libro è dell'89. Comunque dicevo, la struttura è quella dei giochi di Telltale. Io ve ne ho portati 2, quelli di Batman, però vedete da soli ragazzi, sono grandissimi giochi. Cioè, io quelli che ho giocato, e ho giocato tutti quelli lì che hanno fatto di Walking Dead e di Wolf Among Us, si chiama così, Wolf Among Us, sempre di Telltale, che è praticamente è una delle è la versione videoludica di un fumetto che si chiama Fable. Si chiama così, ha il nome di altre cose magari che noi conosciamo per altre cose, ma è un fumetto famosissimo, fra l'altro pure l'autore è super famoso e ha concesso proprio il diritto per la pubblicazione libero a chiunque delle sue opere, proprio perché non vuole che ci lucrino le case di produzione, le case editrici, e quindi è stato importante anche per questo personaggio, questo fumettista. Comunque quella serie lì, secondo me, Wolf Among Us è una delle migliori, mentre quella di The Walking Dead stanca tantissimo perché è super lunga. Ci sono tantissimi personaggi. Vi posso consigliare di Telltale, se proprio volete approcciare The Walking Dead, vi posso consigliare o di vedere, comunque di giocarvi le prime stagioni, o comunque di provare, ecco, quello lì semmai è un'esperienza forse più particolare, Mission. Sarebbe, lei ha un capitoletto tutto suo, una specie di spin-off tutto suo che è più contenuto. Però è molto carino, anche perché lei è più un personaggio action, quindi c'ha le katane, no? C'ha 2 zombie dietro che gli girano, che gli fanno da bodyguard,
semmai io vi posso consigliare di giocare quello che è un po' più, come dire, più contenuto come proporzione e più appunto dicevo di azione. Per il resto Wolf Among Us secondo me è il migliore. Batman non sono male, però a me hanno dato dei problemi quando li ho giocati, onestamente. Poi in alcuni momenti era un po' lentino. Come tutti quei giochi, anche Wolf Among Us, quelli sono tutti lenti. Questa è una struttura bellissima, ragazzi. Cioè, ma c'è un abisso di differenza tra questo giochetto qui e quelli di Telltale. Un abisso. Io non darei mai a un gioco di Telltale un 9.6 come ho dato a questo. Gli darei al massimo per qualche gioco un 8. Ma mai un 9. Cioè non dico che abbiano fatto bene a chiuderla Telltale, perché io li giocavo quei giochetti, non li aspettavo come i giochi di Sherlock Holmes ad esempio, ma comunque quando mi capitava li giocavo. Però mi sono venuti a noia, quindi a un certo punto mi sono detto boh, che farà Telltale, e poi ho scoperto che la stavano chiudendo perché ormai forse non macinava più da anni, però quei giochi non costavano tanto, secondo me. È vero che sono tutti in cel shading, quindi che è una grafica abbastanza, oddio ragazzi, sono veramente dei giochini elementari, cioè che non pesano neanche tantissimo, però magari quella grafica forzava un po' di più rispetto a che a farla in un altro modo. Provateli, poi mi direte. Sono comunque dei giochettini che non so quanti se ne faranno mai più di quella tipologia, e sono ancora nel mercato. Non li hanno ritirati nonostante sia fallita. Non so di chi siano adesso, chi ne riceva comunque i benefici economici dalle vendite, non ho idea. Sicuramente passano a qualcun altro. Però ragazzi, questo giochino qui è stato veramente una grandissima figata. Vedete che tutte le scelte che abbiamo fatto hanno riecheggiato nei fatti successivi in modo preponderante, e vediamo ora come finisce la vicenda. Noi ne mancano 2 adesso. Ora mi faccio un caffettino prima di procedere oltre, di finire il tutto. Sono anche velocetti questi capitoli, sono molto narrativi, devono chiudere la vicenda per forza. Ci hanno già fatto fare 1000 cose comunque nel giochetto. E niente, poi comunque bellissimino. Se vedo se aumentargli di qualche decimo di voto per il finale, se magari vedo che queste scelte poi dopo tutte hanno un collegamento, è figo eccetera eccetera, può darsi che gli faccia salire un decimale. Per ora 9.6. Cioè, io non darei a degli altri giochi come che ne so, The Dark Eye, i 2 capitoli di Dark Eye che trovate nel canale, non gli darei un voto come questo che è fatto dagli stessi, però non gli darei un voto come questo gioco qui. Mi hanno stupito questi di Daedalic Entertainment, questa software house, mi ha stupito in particolare per 3 lavoretti che hanno fatto e che abbiamo giocato. The Dark Eye ci ha introdotto molto bene a questa software house, ci ha fatto vedere dei lavori molto originali, veramente molto originali, però le ambientazioni forse un po' ripetitive, e anche se bellissime, però forse un po' ripetitive, e i puzzle fuori di ogni logica, mentre invece è salita l'asticella con The Whispered Word, il primo. Mi è salita moltissimo l'asticella con quel gioco. Mi è salita ancora di più con Silence, cioè The Whispered Word 2. Lì mi era ancora salita tantissimo, ma proprio tantissimo, perché quello lì è un gioco bellissimo, ragazzi. Silence, Whispered Word 2 pure è veramente incredibile, stratosferico. E poi questo. E poi per finire questo qui siamo arrivati sempre loro, che è un notevole passo in avanti anche rispetto agli altri
Non dire Whispered Word, non lo, cioè, lo metterei in una direzione a parte, perché bellissimo il finale, l'intreccio di Whispered Word, ragazzi, veramente fantasy puro, cioè il mondo proprio dell'immaginazione per come deve servire, cioè a farci crescere nella vita reale, a farci cambiare, diventare anche migliori, no? E quello è proprio il gioco che parla di questa cosa. Nella sua massima forma, quindi bellissimo Whispered World 1 e 2, tutti e due, il 2 è ancora più bello. Questo proprio sembra come dire una punta di diamante, questo giochetto che stiamo giocando adesso e che stiamo per finire, perché fra l'altro è denso di roba e non c'è un'ostruzione nel gameplay, non c'è una vera ostruzione, qui vai, soluzione la trovi lì. È vero che abbiamo fatto delle cose complicatissime negli altri giochi, quindi questo forse mi risulta molto più facile, no? Con l'allenamento che abbiamo fatto finora, però più facile è, ragazzi, questo giochino è tranquillissimo. Sarà anche che è tutto in italiano e ci sono molti dialoghi, quindi c'hai anche dei memento, no, nel gioco, che ti ripetono, ti ricordano che cosa devi fare, perché è importante che ci siano, ragazzi, cioè, il personaggio deve essere consapevole di ciò che sta facendo e perché, quindi se tu glielo chiedi perché te ne sei scordato, perché non ci giochi da un po', lui deve sapertelo dire, perché altrimenti non sai che cazzo fare nel gioco, non puoi andare avanti, quindi quello è un errore quando non c'è questo tipo di informazioni. Nel primo The Whispered Word era così, perché è ancora di vecchio stampo, però si salvava, diciamo, generalmente si salvava, gli indizi erano tutti lì intorno, come dire, potevi rimanerci bloccato per un po', per qualche cazzata, però nulla di, come dire, veramente problematico, diciamo, va bene? Comunque veramente bellissimi giochi. Ora ci prendiamo un attimo, un secondo di pausa, va bene? Poi dopo continuiamo e finiamo questo ultimo giochetto spettacolare, bellissimo, bellissimo, con tutte le nostre scelte, come nei Mass Effect e come anche su The Walking Dead. Questi giochi qui di Telltale pure come dici, hanno una sequenza narrativa, ti trasportano le scelte tra un gioco e l'altro, come era su Shenmue. Questo è il primo ad averlo fatto, chi è? Shenmue. Tra l'1 e il 2 era previsto che fossero tutti così i giochi, però si sono fermati al 2, perché sapete, per i motivi, insomma, di cui abbiamo parlato più volte, però sostanzialmente il problema era non il problema, una delle grandi innovazioni che ha dato Shenmue, fra le altre cose, era questa qui di poter importare il salvataggio dall'1 al 2, conservando tutti gli oggetti e tutte le scoperte che aveva fatto Rio nel primo capitolo. Anche la conoscenza di arti marziali, il livello delle mosse, tutte queste cose qui venivano tutte conservate, i soldi. Se invece uno cominciava New Game del 2, ti davano delle cose in default e pochissima roba, niente. Se invece venivi dall'1 avevi tutte le cose, insomma, della partita figa che ti hai riportato dietro, quindi ben diversa la figura, no, generale. Così è questa tipologia di giochetto. Fra l'altro vedete ci sono anche i QTE, proprio come su Shenmue. Questi hanno praticamente ereditato una parte di Shenmue, mentre gli Yakuza ne hanno ereditato un'altra. Cioè, proprio l'aspetto action, side quest, eccetera, eccetera, side quest importanti. Cioè, così era concepito, no? Anche Shenmue, anche se poteva realizzare ben poco di tutto ciò. Però era concepito così e loro hanno seguito quell'aspetto della storia, mentre qui invece l'aspetto narrativo, di sviluppo della trama, questa è una cosa che poi hanno preso invece i punta e clicca e altri giochi di questa tipologia. Cioè tutti hanno preso da Shenmue, è stato un gioco super influente, ragazzi, super influente, tantissimo. Forza Shenmue, forza Mitin, e comunque torniamo fra pochissimo. Continuiamo a registrare, anche se
Ci ascoltiamo qualche musichetta di Deus Ex mentre mi faccio un caffetticchio. Andiamo a registrare, la mettiamo dentro il video di cosa. Allora ragazzi, queste sono musiche di un videogioco, cioè di un videogioco che abbiamo già nella nostra lista, e quindi anche solo attraverso quel videogioco si sentono queste canzoni, esattamente, cioè Deus Ex. Ho messo così per fare un po' così, per ricordare, no? Fare un attimo. È l'ultimo giochetto davvero questo qui, Non ci ripensiamo più, è finita, questo è l'ultimo giochetto e quindi basta, va benissimo. Si è protratto, dicevo, anche più di un anno più del dovuto, nel senso che io volevo farlo 2 anni questa cosa inizialmente, però poi dopo è finito 3 anni per registrare la roba, perché sono subentrati gli arcade e poi ci siamo ricongiunti con delle nuove uscite tipo Shadow of the Damned Remastered, che è uscita proprio l'anno scorso, insomma nel 2024, alla fine del 2024, eppure Red Dead Redemption Remastered, pure quella per PC è uscita proprio sempre insomma ottobre-novembre, me lo ricordo bene, insomma quel periodo. Ci siamo ricongiunti a quelli, abbiamo continuato con quei giochi lì, poi c'era da aspettare Kingdom Come, che l'hanno anticipato a febbraio. Da febbraio poi dopo abbiamo scoperto Old Skies e Necrophosis, e quei 2 giochi diciamo che in linea temporale sono gli ultimi che portiamo proprio di uscite, sono i giochi più recenti che sono usciti e che abbiamo portato. Poi, ripeto, Bloodlines 2 chiuderà del tutto il rituale, questo rituale speciale. Però è stato veramente fighissimo, ragazzi, fighissimo dedicarsi così ai videogiochi per fare delle registrazioni. Sono riuscito a mettervi anche un paio di arcade finali, sempre rimanendo intorno ai... cioè nella cifra di 1110, ho fatto in modo di rientrarci perfettamente. Stavolta senza ripensamenti, senza modifiche, senza niente. Stiamo proprio chiudendo il cerchio adesso. Però dobbiamo aspettare effettivamente ottobre per chiuderlo del tutto, per vedere se uscirà quel gioco. Altrimenti ve ne porto un altro, altrimenti ve ne porto GTA 6. Se non esce Bloodlines, un altro gioco ve lo porto sicuramente. Non so quale però, perché non so dirvelo adesso. Allo stato attuale non ho idea. Ci manca un gioco, uno solo da portare, però non lo porto ora, lo porterò quando uscirà questo gioco e serviranno dei mesi perché esca, quindi ci sarà uno stop della totale dell'attività single player, che questo è un viaggio che abbiamo fatto insieme con uno strano Virgilio, Brandino Virgilio, che con un po' d'aggressività, un pizzico d'aggressività e di ironia mi ha portato a fare un giro nel mondo dei videogame dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista di uno comunque di 40 anni, quando ho fatto queste live in cui vi porto in quello che ho vissuto io, cioè delle cose che ho vissuto io che mi hanno colpito particolarmente, poi più altro che fa parte sempre di questo numero, una specie di ritualetto fatto così prima di immergersi nel mondo delle community, prima di dedicarsi alle arti marziali per bene, una pausa dalla vita precedente, una fase di intersezione dalla vita precedente a quella di dopo. Doveva richiedere un tot di tempo, io avevo pensato che fosse, dicevo, 2 anni di registrazione, poi in realtà ne abbiamo fatte 3, poi in realtà ne abbiamo fatte 4 perché il primo anno si era cancellato tutto, quindi ci è voluto un po' più di tempo del dovuto per farlo, un anno, almeno a previsione ragazzi un anno in più, però in realtà ce ne sono voluti 2 di anni in più, 2 per colpa di problemi tecnici, problemi vari. Non mi sono voluto arrendere, però altrimenti uno dopo un anno che aveva registrato tutta quella roba
avevo già fatto gran parte del lavoro, vi posso assicurare, grandissima parte. La questione era che fai, ti arrendi, non li porti più, oppure porti solo quei 2 o 3 giochi che sono quelli che ti interessano di più e basta. Non mi sarei sentito completo, perché vedete qui questi giochini che vi porto, ci potete sempre vedere Brandino che fa le cose proprio dei protagonisti di queste storie, di tutti i giochi, compreso Sailor Moon, perché quei personaggi, i fighters, oppure i personaggi tipo lui, Deus Ex, che decide anche le sorti dell'umanità, no? Alla fine, e vive in un mondo distopico dove l'umanità stessa è un'incertezza, che cosa sia questa umanità. E lui pure mi rappresenta tantissimo, tutti i personaggi che vi ho portato mi rappresentano tantissimo. Ad esempio, per farvi un esempietto, no? Turok, un gioco del Nintendo 64, io avrei potuto portarvelo per intero. Però quel personaggio non mi rappresenta per intero, perché poi ho letto i fumetti. Ho letto i fumetti nel corso degli anni, anche se quando ero ragazzino mi piaceva moltissimo il personaggio di Turok, poi dopo non ho trovato le sue avventure così entusiasmanti. Nell'universo Valiant ci sono dei personaggi molto più fighi che quando ero ragazzino non conoscevo e che ho conosciuto soltanto una quindicina di anni fa, quando hanno pubblicato soprattutto le nuove storie, quelli di Star Comics, prima Panini, e poi l'ha presa Star Comics facendola fallire totalmente, però hanno pubblicato tantissima roba, tutti volumi costosissimi, introvabili da 10 euro l'uno, che almeno è da edicola, che riprendono delle nuove avventure di questi personaggi degli anni 90, 80, 90, che erano quelli dell'universo Valiant. E lì c'è Ninja, c'è X-Man, c'è Dottor Mirage, ci sono dei personaggi, Eternal Warriors, ci sono dei personaggi, ragazzi, 1000 volte più fighi rispetto a Turok, che è sempre parte di questo universo, però è un po' più marginale. Io ho tutte le sue avventure degli anni 90, pubblicate in Italia negli anni 90. E anche erano quelle che mi fecero ricredere, roba che comunque tanti anni fa, quando ero ragazzino, mi scese come valore narrativo del personaggio, perché gli altri invece facevano cose veramente, complotti galattici. Ma vi posso assicurare, sono tra le migliori letture che abbia mai letto nel mondo dei fumetti, ragazzi, ve lo dico caci e cassi, direbbe mia nonna, cioè che accecassi. Ma vi posso assicurare che tra le letture che mi sono lette di fumetti, sapete che sono un collezionista di fumetti, quelle della Valiant del 2016, 17, 18, 19, che hanno pubblicato in vari anni, sono bellissime, tra le più belle letture che abbiamo mai fatto di fumetti. Le straconsiglio se riuscite a reperirle, perché purtroppo il problema è che quando sono uscite non se le ha comprate nessuno, e di pubblicarsi e di edizioni ne hanno fatte pochissime. Me le compravo solo io praticamente, quegli altri facevano finta che non esistesse. Perché lo sapete perché questa cosa? Perché c'è la difficoltà nel dire mi apro a un altro universo narrativo di fumetti. Solo che ragazzi, c'è roba che vale e roba che non vale. Cioè, forse è bene chiudere a volte quelli della Marvel, perché non hanno più roba veramente originale da proporre, e aprirne un'altra, perché magari ci fa immergere anche meglio, o in una storia bellissima come quella, vi posso assicurare, tutta intrecciata, che c'è stata in questa riproposizione dell'universo Valiant, e che come dire ci riporta negli anni 80. Comunque, nonostante sia una cosa recentissima, ci riporta benissimo negli anni 80, perché queste in America credo che siano state pubblicate negli anni 80, da noi sono arrivate negli anni 90. Io di solito questa cosa qui la vedo dal tipo di disegno.
c'è una tipologia di disegno che è tipicamente degli anni 80, quella che è tipicamente degli anni 70, quella tipicamente 90, 2000, eccetera, eccetera. Le riconosci subito, le vedi subito. E quindi ragazzi, questo è stato il viaggio in cui vi ha portato Brandino, vi ha portato in questo bel viaggio molto speciale. All'insegna della difficoltà e dell'atmosfera, della ricerca dell'atmosfera giusta. Va bene, anche un po' della riflessione, un po' in questo viaggetto c'è anche parecchia riflessione sull'umanità, su me, su noi, sulle persone che ci sono state, tanti esempi di vita, tante cose particolari, no? Tanti eventi particolari. Dicevo anche oggi che c'erano parecchie persone che magari si collegavano dall'ospedale perché era lì il momento in cui andavano a cercare la compagnia di uno streamer e così. Tanti giovani che rincasano e che vogliono scambiare due chiacchiere, raccontarti della loro vita, condividerla. Tutta gente che mi ha fatto piacerissimo conoscere, sappiate questo, piacerissimo. E che è entrata qui dentro, la vedete, non so se c'è ancora la live, sì, c'è la Carnazzone, per il mitico Carnazzone, no? Prima ha scritto anche dei commenti mentre ero impegnato in un giochino difficilissimo, ho scritto dei commenti lì, non me lo sono calcolato troppo, mi dispiace Carnazzone, la prossima volta sarò più più concentrato su di voi la prossima volta, ve lo prometto. Guarda, veramente facciamo dei cambiamenti significativi, anche perché voi dovete sapere una cosa di me, che mi annoio a fare le stesse cose tantissimo e quindi devo sempre evolvere quello che sto facendo da questa fase germinale iniziale lunga, perché comunque mi ci vuole per abituarmi alle cose. Ora vi prometto di stare più attento alle meccaniche social, vi prometto di rivolgermi di più a voi e di condividere più cose con voi, più cose proprio personali, diciamo, più cose a cui tengo di più, perché questa era una cosa invece a cui tengo di meno, quella dei videogiochi, una cosa così, però che mi serviva comunque per un attimo riaffacciarmi placidamente, senza come dire, esagerare, anche se all'inizio un po' esageravo, cercando di comunicare le cose nel modo giusto. Comunque ci tengo a fare questi miglioramenti, ci riuscirò, sono convinto di riuscirci. Questo non significa, io spero sempre di vedere crescere le visualizzazioni, perché spero di parlare a più persone, spero che molte persone si uniscano nel canale per parlare di loro stessi, per come dire, trovare una sintonia nel rapporto con me e con gli altri ragazzi, perché comunque qui nel canale se ne sono conosciuti tanti, veramente tantissimi, che possono tornare da un momento all'altro. Qualcuno che è stato punito più severamente di altri, in linea diciamo perentoria, però poi magari dopo li sblocco anche questi qui, insomma, quando magari evitando di averci questo rapporto, cioè io cerco solo di far capire ad alcuni che si prendono troppe confidenze di tenere delle distanze, perché come spesso gli utenti che sono venuti hanno voluto tenere il loro anonimato, non farsi vedere eccetera eccetera, ma anche se comunque uno si fa vedere, comunque prima di dire che due persone sono come dire, hanno stabilito il linguaggio giusto per parlare, secondo me ce ne vuole, ne deve passare di acqua sotto i ponti.
e si devono mettere alla prova. Quindi non è che si dicono così tanto per dire, no? L'amicizia, le cose non si danno tanto per dire, tanto per scontate, va bene, ma bisogna mostrare anche di saper capire al momento quali, su cosa come dire, insistere, su cosa invece come dire, abbozzare, cosa che non sempre dei ragazzi hanno saputo centrare, quindi non possono definirsi amici se non mi conoscono, capito? Perché se non centrano certe questioni, tipo ad esempio non mi rompere i coglioni, in alcuni momenti mi vedi che sono stressato, ma aspetta, no, aspetta dopo, mi vedi in un momento più rilassato, se vuoi fare la provocazione, la battuta, lo vedi la mia reazione. Se uno esagera, insiste, martella, mentre lì uno che sta faticando per fare una cosa, cioè gli rompi i coglioni, cioè se uno non si rende conto di questo, come può definirsi amico di un'altra persona? Non può, perché gli mancano quegli elementi che ti permettono di dire vabbè, con quella persona mi ha capito, mi conosce, è mia amica, quindi sa i limiti. Molte persone che sono venute quei limiti non li sapevano, non li hanno rispettati, mi è toccato cazziarli a un certo punto, mi è toccato cazziarli, che dovevo fare? Non mi fa piacere cazziare la gente, soprattutto questi che poi hanno anche una certa età, perché non sono dei ragazzini. Il ragazzino è diverso, il ragazzino, cioè, con 2 parole si tranquillizza. Mentre invece sono questi qui che sono dei vegliardotti, che sono coriacei, no? Vengono poi, ormai sono dei granchi, tipo li vedi tipo Ray, no? Con le chele che avanzano, sono proprio dei granchi. Te qualsiasi cosa tu gli dica gli rimbalza comunque addosso e non capiscono. Cioè gli rimbalza addosso qualsiasi cosa, qualsiasi informazione tu gli dia anche di te stesso, al punto che tu gli dai le informazioni e speri che le abbiano capite, e invece col cazzo se ne fregano totalmente di quell'informazione che gli dai. Beh, questo non è un rapporto bello, dai, ti prego, non è un rapporto bello. A un certo punto, se uno ti dice dai, non insistere su quello, te l'ho detto 600.000 volte, a un certo punto sei intelligente, se decidi di non dico smettere al 100%, però di limitarti, non di pretendere invece di prendere e fare quello che cazzo ti pare soltanto perché uno prende, ha fatto l'abbonamento, oppure lì fa, mi conosce da 20 anni, allora può prendere e lì fa proprio devastare, trattare male le persone. No, questo non l'ho mai consentito e non lo consentirò mai. Non è molto bello. Però io non sono rancoroso nei loro confronti, anzi non penso che mi abbiano proprio fatto nulla di male, sia chiaro, queste persone che sono passate, proprio non mi sento minimamente colpito, come intaccato da ciò che hanno fatto. Quindi, come dire, dopo un po' magari li sblocco, li sbanno. Se non capiscono, dite roba annati per altri, nel congelatore li metto nel freezer. Ogni tanto vi scongelo e chiedo com'è? Ti sei rinsavito? No, allora ritorna nel congelatore, 3 cubetti di ghiaccio. Ci vediamo al prossimo Gin Lemon. Ma che devo fare? Oppure il giudice, c'era anche il giudice, no? In tutto questo percorso, quello che dice, tipo proprio il nostro carissimo, bene amatissimo Carnazzone, che lì ti dici, no, questo è così, questo fa cacare, quest'altro non va bene, questo gioco è una merda, e te che giochino stai giocando? Oh, mi stupisco di te, Franco. Ma che gioco stai giocando? Ma dai, Peppa Pig, ma dai. Quando è Fortnite, no, ma come uno come te che gioca tutti i giochini single play poi gioca a Fortnite, ma vaffanculo, scusami, hai rotto i maroni, con tutto l'amore del mondo, te lo dico.
Gioca quello che mi pare, quello in cui mi c'entra l'occhio. Così anche per sbeffeggi a volte. Ma non sai quanta roba di schifo mi sono visto per farmi 2 risate. Ma secondo te mi limito nel dire no, oddio, quello lì urta la mia sensibilità. Ma io non ho una sensibilità da urtare. Che lo dica Carnazzone, me li potrei rivolgere a lui perché ha scritto prima. Ma mi rivolgo a chiunque. Cioè non è, a me non mi fa né caldo né freddo vedere o giocare un contenuto che è anche totalmente diverso e dissimile dal mio modo di essere. Ho giocato anche con piacere, mi ricordo, un giochino che non ho riportato perché è lungo e un po' vuoto, no? Alla fine dei conti. È bello la sorpresa. Mi ricordo di aver giocato ad esempio a Disneyland Adventure, che è sul Game Pass, credo ci sia ancora, cioè è lì da sempre praticamente. È un giochino particolare che te sei nel parco dei divertimenti, sei un bambino che c'è la bacchetta magica e attiva le cose di Disney, no? Quindi le interazioni con la principessa, con Peter Pan e compagni. Ma è bellino quel gioco e mi faceva molto ridere perché c'erano anche tipo dei disabili in carrozzina che giravano, e te che andavi a rompere i coglioni con la bacchetta, che ne so, gli alzavi le mutande a tutti. Cioè, faceva ridere un po', no? Giocare a un giochino del genere per uno di 40 anni. E io mi sono divertito infatti a giocarlo. Peccato non averlo potuto salvare quel gameplay, quello mi è sempre dispiaciuto. Però non era un granché, quel gioco, anzi, per carità, è stata un'esperienza divertente lì per lì. E figurarsi che non l'avevo neanche completato il gioco, perché poi era scaduto l'abbonamento. Quello era uno dei giochettini che ho provato così perché c'era altro, no? Poi alla fine mi era piaciuto, peccato non ho potuto finirlo. Poi dopo, quando l'ho recuperato, dopo non ci si ricollegava più per bene, non c'era più modo di ricollegarsi, c'era da ricancellare il salvataggio completamente, c'era ancora un botto di roba da fare, quindi era lunghissimo. Figurarsi, c'è roba più interessante nel canale, 1000 volte più interessante, ragazzi, ma scherziamo, uno ce l'abbiamo qui davanti a noi. Questa ad esempio è una delle cose che mi sento più orgoglioso di aver portato lì nel canale, la serie intera di Deus Ex, bellissimo, 4 capitoli, RPG action micidiali, pieni di quest primarie e secondarie, quindi sono giochi lunghi anche solo se fai la quest principale, e sono ancora più lunghi il doppio se tu ti fai le missioni secondarie, con tutti i finali alternativi pure, bellissimo. Ho cercato di ottenervi tutti i finali alternativi, almeno per i primi 2 capitoli, che sono quelli più vecchi, mentre quelli nuovi, secondo me, visto che sono collegati, ha poco senso seguire una linea narrativa diversa da quella che hanno seguito gli autori stessi, perché poi gli autori hanno scelto un finale di quelli lì, dell'1, no? E quindi diciamo c'è una visione univoca di come sono andati gli eventi, al di là della nostra scelta personale o preferenza, mentre invece gli altri giochi potresti essere te proprio, anzi addirittura credo che il primo sia l'ultimo cronologicamente, quindi se te fai delle scelte particolari con lui proprio finisci, chiudi il mondo come Iena Pliskin. Comunque dai, torniamo al giochetto, finiamo il nostro giochetto, siamo dove eravamo arrivati prima. Da qui si ricomincia a registrare. Via, ecco, da ora si registra. The Pope believes we should either burn him or make him Bishop of Kingsbridge. I have already Caro taken Fede, matters into my own hands. My men arrested him while Kingsbridge was left unguarded. While his friends took Earl's Castle. Vedi, ci sono questi bastardi, questi 2 cospiratori che vogliono sbarazzarsi di Philip, sicuramente, Fede.
per quello che ha scritto, capito? Perché comunque è un sovversivo, è palesemente un riformista. Ah, vedi, qui fine si chiama questo capitolo. Possibile? Ce ne dovrebbe essere un altro, però. Look at all Non these so il people. cosa ci Seems sia like they're dentro. enjoying themselves. They never change. You drooling dogs should be ashamed. Shut up, you old hag. Ellen, I'm not feeling well. I'll stay with you. Go ahead. We'll come after you. Quick, you can't be too late. Is your mother ill? It's not that. This is where they hanged my father. Qui impiccarono mio padre. The trial begins. Vedi, ora c'è il processo contro Philip. Brother of Stephen, Dobbiamo cercare King of di the difenderlo a tutti i costi, di farlo Right sopravvivere, Reverend di non Bishop Henry farlo of Winchester. condannare Her per Highness, eresia, the sicuramente. Countess Lady Aliena of Shiring, presiding over the trial. The Right Reverend Bishop of Shiring and Kingsbridge, Wailerun by God. Please. The church is not without fault. We have gathered here today before the eyes of God to accuse one of our own. He wrote in his book that the church and the papacy are not necessary as intercessors between God and man. That God is in man, that all men are equal, and that each sinner is as close to our Lord as the Pope himself. Now, we ask God for his judgment. Cazzo. For his is the kingdom, the power, and the glory. Not ours, and not yours. You stand accused of heresy. È accusato di eresia. Philip of Gwynedd. No. How do you plead? Mi dichiaro non colpevole. Non sono colpevole. Answer! I am not guilty. Non colpevole. Your teachings speak another language. Guilty, I say. I am deeply saddened. It may come as a surprise to you, but we had hoped to make you Bishop of Kingsbridge. Sì, certo. Why has it come to this, Philip? In part, I am to blame. Sti manipolatori, I le supported eminenze Philip in his early grigie. years. I demand that Philip Stavano be dietro removed tutta la from his vicenda, no? position Sono of proprio questi prior due. immediately, No. and that he remain in captivity until such time that Shiring and all of England have healed from the poisonous words he has dispersed. No! What? Che lei si oppone. Accusa Valera. Vai, accusalo. You are accusing Philip because he has defied you. I made him prior, and grateful he was not. But no, I accuse him because his teachings are false. And I intend to prove that Philip's decisions have been more than misguided in the past. Call in Remigius. The Prior of Shiring, Un'altra serpe. Father Remigius. Secondo me era anche in combutta Remigius con con James. My bishop. Tell the court, Remigius, what you È lui che lo have told me. nascondeva, secondo me. For many years, I Manipolatori, served as esatto. sub-prior of Kingsbridge. First for Prior Molto James, manipolatori. then for the accused. What was your first impression of him? I was offended by his bluntness and accusations during Abbiamo the chapel rivoltato tutti discussions. contro. What else? Prior Philip did not hesitate to give refuge to the people fleeing Earl's Castle in the winter that our king died.
Is that not a good deed? A true Christian act? You do not know him as well as you think you do, Lady Aliena. Today, that will change. Then, on the day of our first fleece fair, we were attacked. I heard. It was terrible. I tried to soothe the woman's pain by reading the scripture to her. Our master builder's wife tried to put a spell on her with poisonous herbs. Sentilo il bastardo. And Philip intervened. Yes. He pushed me aside. Noi ci siamo comportati un po' da eretici, è vero ragazzi. Nel corso del gioco abbiamo spinto il nostro personaggio a delle idee filosofiche non religiose, quindi ci sta che siamo finiti in questa situazione. And then there was the day the Virgin Mary's statue arrived in Kingsbridge. I did not. Speriamo di trovare la scappatoia per uscirne vivi. Ne usciremo vivi, Fede. Clearly it is a miracle. I hear of many who were healed in Kingsbridge. Yes. Amen. Oh, Mary, bless us all. Well, I soon realized it was a true miracle, but Philip did not. He was only after the money people donated at the Virgin's shrine. Ecco. That is why I left. I believe there is one more thing you have not told us about. Something very important. Yes. Philip has fathered a child. Philip ha generato un bambino pure. No. A son. And he raised him in the priory. Vabbè, allora noi gli diciamo che questo qui è un sodomita, perché lui è un sodomita, capito, Fede? E noi lo sappiamo. This is preposterous. Visto che lui ci accusa di queste cose. No, lui è un sodomita, gli dice. Allora lui, questo qui che mi sta accusando, è un sodomita. Vogliamo dare ascolto alle sue parole? Answer the question, Jonathan of Kingsbridge. Philip has always been like a father to me. But he is not my father. How do you know that? He told me. And how do you know he spoke the truth? Speak. Of course he could be my father. But he's not. He told me that I was found in the woods. In the woods? Ma fatti i cazzi tuoi, ma fatti i cazzi tuoi. Or are you lying? Well, you told the story so many times. He was abandoned in the woods. My brother found him. Your brother? The brother whose master you betrayed? What are you talking about? Io questo qui lo farei decapitare, sto Valeran. Against his brother's master, Earl Robert of Gloucester. And his ally, Earl Bartholomew, your father, Lady Aliena. Sì, però la cospirazione è partita da te, bastardo. Sei tu che ci hai dato la falsa indicazione all'inizio, accusando il padre di Aliena. È un manipolatore questo qui, eh. Perdona Philip. I know that he is a troubled man. We've all had to make hard decisions. Decisions that seemed right at the time. When indeed, they were terrible mistakes. I am thankful that I was forgiven when I made a mistake. Now I forgive him. Let us now return to the problem at hand. There is a man who witnessed how Jonathan was found in the forest.
A man who can shed light on who Jonathan's father really is. È Jack, l'hai visto? And who is that? My husband. Step forward. What is your name? He is the master builder of Kingsbridge. Is he now? Have you lost your courage? No, I have not. You know well why it would be hard for me to face you. They call me Jack, after my father. My name is Jack Jackson. Yes. Guarda che sei circondato dai tuoi nemici, non so se ti sei accorto, caro Jonathan as vescovo. a child in the woods. 12. E But I know company. what I saw. Philip told the truth. You were a child. And what were you doing Ti there? potremmo mangiare in 3 secondi, I was living in the vescovo. forest with my mother. They were outlaws. Prior Remigius is the most trustworthy witness we've seen today, and his statement was quite damning to Philip. The distant memories of an outlaw child cannot convince me otherwise. He fathered a child! Let No! him go! He would never do that! And yet, Perché quello è il più Lady autorevole, Aliena capito? is right. Le altre opinioni. we do not know Zero. enough to judge him as harshly as you proposed, Bishop Waileran. You are right, Bishop Henry. As I said, it is not up to us to judge this man. Philip of Gwynedd has pleaded innocent, but how innocent is he? We ask God for his judgment. Andiamo a dire che fa. Dice As spara Bishop un of fulmine. Kingsbridge and Shiring, I demand an ordeal by fire. Un'ordalia del fuoco, ha detto. Non glielo permetteremo Philip mai. of Gwynedd will be tried and judged No. at the stake. If he is innocent, God will No, save assolutamente, him from the guarda. flames. If he is Finisci not, te a then he Roma. will burn as the heretic and sinner God has declared him to be. No! Fammi scegliere. Waileran, by God! Ecco. Not this time. It's her. I saw the child and Francis. I was there. Philip is not the child's father. He is a fool, but he is a good man. Then, who is the father? Tom Builder. They are all in this together. Tutti in come This woman is sì. a witch and an outlaw, living in sin with a thief. He was hanged in Shiring 30 years ago. He was not a thief. He was a good man. You've murdered him, Waileran, by God. What is this nonsense? He was a thief. He stole No. a golden chalice. Il calice è stato ritrovato, carissimo. What chalice? The chalice of the Eucharist. Che aveva He nascosto stole it from the l'altro. Cathedral of Kingsbridge. Sacrilege. Yes, Friar James of Kingsbridge. Lo caught colse him in fragrante. In red-handed. realtà l'aveva rubato proprio il priore James. Mostra il calice. Is that the chalice? You said it was melted down and sold. Fall not for their lies. That could be any Cioè, chalice. certo, potrebbe This was essere the un qualsiasi thing. calice. Che sai, nel Medioevo si fondevano i calici in oro. In a secret Così, dietro l'angolo. We believe Prior James hid it because he felt guilty for falsely accusing Jack's father. What proof do you have? He told me. The night the cathedral burned down, I was there, I saw him. Prior James died weeks before that. No, he did not.
Bishop Henry, he speaks the truth. Order! I will give you until sunset to produce a witness who can prove your accusations against Bishop Waleran. Not just this chalice. If you fail to do this, I will make sure you are tried for defamation. Philip of Gwynedd, you will stay under arrest. The trial recommences at sunset. Bastardi. Bastardi, maledetti. We need a witness. What are you doing there? I've seen you draw up plans for a cathedral. Maybe we can do something similar to find our witness. Let's see. Your father. He looks just like you. My grandmother said he did. And Bishop Waleran. What are the connections? Te crolli da Maybe, Mister Occhio, Fede? by exploring them, we can find a witness. Good idea. Ah, ok, poi devi dire il finale, ok, perfetto. Sì, perché poi non so, ci dovrebbe essere un altro capitolo, ma non so, magari ci fanno vedere altre cose. No. La fica della sviluppatrice, non lo so. Comunque, buonanotte, Fede. Jack's father. If he was still with us, he could be our witness. La ficona, proprio. Maybe he per still dire. can. Grazie. Bishop Waleran is at the center of all this. Che dobbiamo fare? Scusate ragazzi, poi... Ok. Mother says Waleran was behind my father's death. And she said he wasn't alone. There were 3 men responsible for your father's death. Bishop Waleran, Percy Hamley, back then he was the Sheriff of Shiring, and Prior James of Kingsbridge. Il priore. If they were all there, then they were all witnesses. And only Waleran's still alive. Hardly a coincidence. Why would these 3 men work together to falsely accuse your father? He was on the White Ship. No one survived that night. No one lived to tell the story. Yes. Fu l'unico He's the sole sopravvissuto. survivor. And then they killed him. But why? Why would Waleran, Percy, and James be concerned about the White Ship? The son and heir of King Henry was on board. So were other possible heirs and other members of the royal household. I heard that Stephen was supposed to be on the ship as well, but became ill. He was the only male heir. The only threats were the king's daughter Maud and her half-brother Earl Robert, and they've been at war ever since. And your father, Earl Bartholomew. He was a threat. He tried to stop Stephen and paid for that with his life. Maybe my father saw something on the White Ship. Proof that Stephen was involved. È perché Steven non c'era nella barca. L'unico che sopravvisse era malato quel giorno. If the White Ship is involved, then it's likely that Waleran was told by King Stephen to murder your father. But he was not king back then. Why would Waleran listen to him? He was promised to become bishop. Mi promise di farlo diventare vescovo. Of course. Remember, Bishop Henry is Stephen's Sì, brother. ma sapevamo and che back c'era then he was Stefano dietro already tutto one of the most questo. influential clerics in all of England. But if Bishop Henry is in on all this,
What chance do we have to turn this trial around? Stefano It è qui. is a public trial. All we want quel is for Philip to prelato. go free. We find a witness to expose Valeran. Waileran. Henry would have to play along to appear innocent. Are you sure that's a good idea? It's our best shot. So, what about Prior James and Waileran? Waileran was not yet bishop when the hanging took place. He was archdeacon. Philip told me. But James still had to do what Waileran told him to? I think that's very likely. Percy Hamley was poisoned. One less witness that knew about Waileran. And Waileran probably wanted William to become Earl. He was easier to control than his father. What about Regan Hamley? She survived. She was taken to her townhouse in Winchester. And in her condition, she might not be able to help at all. Lei sarebbe una bella testimone. I wonder if my father ever learned why he was killed. Waileran, Percy, and James might have been working for those who sunk the White Ship. Waileran is a man who thinks of himself, not of others. It's possible that King Stephen asked Waileran to kill Jack's father. Percy could not have but then he was killed. Maybe he wasn't as useful an Earl as Waileran had Dobbiamo hoped. elaborare il concetto più volte. William Hamley's father. Percy Hamley was involved in all this. But the dead don't talk. True. What we need is a witness, a living one. La vecchia. Maybe la vecchia. Waileran supported Percy to L'unica become che chiede Earl la vecchia. because he helped kill Jack's father. Percy could not have become Earl without Waileran's help. But then he was killed. Maybe he wasn't as useful an Earl as Waileran had hoped. Maybe Waileran supported Percy to become Earl because he helped kill Jack's father. Percy could not have become Earl without... But then he was... How are Prior James and Percy Hamley connected? Not at all, I would guess. Except through Bishop Waileran. Yes. He needed James to arrest my father and Percy Hamley to hang him. Now both of them are dead. That can't be a coincidence. Percy Hamley was the sheriff of Shiring. Well, he could have ordered your father to be hanged. But he was arrested and held in Kingsbridge first. Prior James claimed that my father had committed theft. Percy was involved in the hanging here in Shiring. He was the sheriff. Do you think Stephen would have approached Percy directly? Because of the White Ship? To help him cover up his tracks? I don't think so. I think it's more likely that Waileran contacted Percy. Just like he did when he wanted Percy to arrest my father. Percy ordered Jack's father... Ma non posso cambiare l'omino. Non posso, cioè devo continuare a fare Percy was interagire sopra involved in the lui. hanging here in Shiring. Ah, ecco, posso James was the farlo, prior eccolo, of Kingsbridge. eccolo, ce l'ho fatta. That's where they say your father stole the chalice, melted it Allora, and sold aspetta. it. But we know that's not true. Ecco, As we stiamo found facendo avanzare. Philip recognized the chalice. But Bishop Henry wants a witness. The chalice isn't enough. But it's an important lead for us.
So Waylerin and the others claimed your father had stolen a chalice from Kingsbridge Cathedral, and that he sold it? Yes. We know that's not true, but we need a witness. It's the only way to help Philip. Now, what about Prior James? I think we're getting closer. Waylerin and James probably thought no one would think twice if they claimed he'd stolen such a treasure. They made sure the people would see him as a sinner and demand for him to be hanged. The chalice was used to kill the last survivor of the White Ship. Yes. James claimed that your father had stolen the chalice and sold it. But instead, James himself hid it in Kingsbridge, in the crypt. We found his scourge in a bed down there. That secret chamber is important. Why was the chalice hidden? And by whom? You said Prior James was full of regret. He probably couldn't just destroy the chalice. Not even after he used it to frame your father. It was the chalice of the Eucharist, after all. And a token for what he did. We're close. Everyone thought Prior James was dead. That he broke into the ice. And now we know he was hidden away. Why did his monks believe he was dead? Sub-Prior Remigius told everyone he had found James' rosary by the river. Remigius So che everyone sa thought the tutto, body capite, had been ragazzi? washed away. They buried an empty casket. L'ha But tenuto how's nascosto Remigius Remigius. involved? Oh, ecco, ci sono Philip arrivati. told me that Remigius was there when Waylerin made Philip prior. Waylerin and Remigius knew each other. That explains why Waylerin later made Remigius prior of Shiring. And Remigius recognized my mother when we arrived in Kingsbridge. He must have been there at the time my father was arrested. I think Remigius knows all about this. Is it possible Ci sono that arrivati, Waylerin told ragazzi. Remigius to make Prior James disappear when James began to talk about what they'd done? When James started talking to the devil. But for some reason, Remigius hid him away. But Waylerin never knew. Yes, that explains why he really didn't believe you. When you said you had seen James in the fire. Where James died, after all. And Remigius thought no one knew. We have to find Remigius. He's our witness. Let's hurry. It's getting dark already. The trial will continue soon. People know you two. You shouldn't walk around shiring like that. He's right. Vestiti da I'll go frate. look for him. No, ci va lui. All right. Take care of yourself. And Jonathan. Yes? We will talk later about what was said today. About Tom. All right. Remigius. Now where are you? No one may approach the pyre. Why not? Bishop Henry's orders. All right. Hello? Do you want to go in, Father? No, not yet. Thank you. Are you not with Prior Philip? Yes, I am. I pray they'll set him free. He's a good man.
He is a heretic! You're fools! Look at yourselves! Who are you to judge a man who has never hurt anyone? Forgive them, Father. We don't judge him, but God will! Ecco, eccolo, è lui. Remigius? I don't think he's here. Wait, was that him? I think I saw him. Have you seen a priest walk through here? Father Remigius? No, sorry, I haven't. All right. Hey. Yes? You're Jonathan, right? Siamo fratelli. Yes, I am. And who are you? Never mind, but there's something you should know. Tom Builder. He left you behind because your mother died. He had no way to feed you. He thought he had no other choice. How do you know all this? He went looking for you an hour later, but you were gone. And when he finally found you in Kingsbridge, he was there for you ever since. But he thought he'd lost the right to be your father. Just who are you? Just remember what I said. I pray they won't burn Philip. He's a good man. Can we go home, Daddy? Yes. Let's go home. Hello? The door's open. Is anyone there? Speriamo non ammazzino Jonathan. You had one task. By God! No! Our bishop is very displeased. No! What are you doing? I'm doing what is asked of me. Stop it! No! Stay away! This does not concern you! No! Who told you to do this? No one! Precipitato così. Remigius, vuota il sacco perché i tuoi alleati ti tradiscono. Why did he do this to you? I will Te lo tell dirò, you. Vuota il sacco, lo dirò a tutti. Everyone. Ora il testimone dell'accusa è diventato il contro-testimone. witness? Father Remigius, prior of Shiring. Siete stati voi due merde. Where's Timothy? What they told you is true. Bishop Waleran wanted the jongleur Jacques Cherbourg dead. He ordered our Prior James to frame him. And so he did. This is a lie! Is it? James lost his mind because of what he did for you. He was about to tell everyone the truth. And then you ordered me to kill him. Nonsense! Let him speak. I couldn't do it. I hit him, but he died in the fire. Jack saw him. It was him. I found the bones after the fire, and I buried them. You should put an end to this, Henry. You really should. Why would I? You should stop this, for your own sake. You knew about all this.
Why would I care if that jongleur lived or died? Your brother cared. The jongleur survived the sinking of the White Ship. He saw how your brother's men killed the king's family so that he could take the throne. This is preposterous. Bishop Henry and King Stephen ordered us to kill the man. You want the truth? That's the truth. Smerdate davanti Right a there. tutti. It is not. C'è anche Regan. Ah, vedi che allora è venuta. Waileran is a liar. Regan Hamley. Who is she? I have waited long enough for this day. It is time I raise my voice. The woman, Ellen, she spoke the truth. 3 men were responsible for the death of the jongleur. James, the prior of Kingsbridge. The sheriff, my husband, Percy Hamley. But it was Waileran who was behind it. And only Waileran. No! He had heard rumors about the White Ship, about our king. He had hoped to win the king's favor by hanging an innocent man. But it was not just me. They all knew. Take him away. Finito. Ciccio. This is for taking my husband's life. It was Waileran. Oh, we did it. It's over. Yes, it's over. Thank you, Lady Hamley. This monk must learn his lesson. The Pope would agree. This trial is not over. Philip pleaded not guilty, but he challenged the teachings and the authority of the Church. The ordeal of fire will take place. No. To show that the Church is not above God. To show that my brother, the King of the English, is not above God. Not we, but God shall judge this man. This is madness! No! He can't do this! Philip! No! You cannot do this! This is now a matter of the Church, Lady Aliena. Sei una sega. My Si faccia brother, the insorgere king and l'esercito. I No. accepted the traitor Waileran into our midst. We were fools and sinners, even if we did not know. I pray that our Lord will save Philip from these flames. For his salvation shall be a salvation for all of us sinners. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Light the pyre! There must be something we can do! Stop this madness! Non ci fanno, non ci impediscono, maledetti. Il vescovo Valeran Philip non ha ammesso la sua eresia. Si è riuscito a riabilitare il nome del padre di Jack. Aliena ha perdonato Philip per aver causato la rovina della sua famiglia. Finalmente Jonathan ha scoperto chi erano i suoi genitori. Philip è stato condannato al rogo. È andata così, ragazzi. Ci hanno condannato al rogo per eresilla. Io ve l'avevo detto che succedeva. A forza di prendere i medicamenti, la medicina, queste cose.
Ci hanno bruciato vivi il nostro pensiero. Però avete visto, in ambito militare invece abbiamo conquistato tutto. Sì, perché io sarei più sul... cioè, a me piacciono questi qui, questi personaggi, se avete visto anche di Kingdom Come, no? Questi re riformisti del... diciamo quelli che pre-fine medioevo, tardo medioevo. Ah, vedi, la chiesa è diventata da romanica, diciamo, a gotica. Ah, ma è che è vivo. È vivo. Ma queste cose. Noi che siamo dei fantasmi. Ragazzi, epilogo, capitolo finale. È sopravvissuta al fuoco, no. Ah, Philip. It is so good to see you, Jonathan. Tell me, how are things at St. John in the Forest? Francis is well. That is wonderful. Yes, he enjoys the life there. You look worried, Jonathan. Well, you have a visitor. He just arrived. Is that not a good thing, Jonathan? Who is it? That is just it. I wasn't sure if you wanted to see him. Bella la chiesa, la cattedrale finalmente finita, bellissima. Chi è Remigius? Chi è? Francis. It has been a long time. Ah, yes, it has. I had to know. Know what? The truth is, I never saw God or the devil. Have you? Oh Lord, deliver us from evil. Our Father, who art in heaven, My God, hallowed be there thy must name. be something we can Thy do. kingdom come. Stop this Thy will be done on earth as it is Are in you heaven. blind? Do you not know that a fire will burn any man, no matter who he is? Why are you doing this? After Wayland's words, there is doubt in their hearts about my motives, about my brothers. No words can erase that doubt, but God can. Our Lord is a cleansing fire. He's still alive. It's a miracle. He is among us. God is here. Sei sopravvissuto così? No. How is this possible? It's all a matter of perspective. E lui è uno dei trucchi che faceva lui. No, Jack. Jack. Come. My God. No, but that's what they see. That's what they believe. The water. It's dousing the flames. It's a trick. To them, it's a miracle. The justice of our church. I believe Philip understands that now. His book will be destroyed. If you or your friends ever mention the White Ship again, I promise you will take Prior Philip's place. And God will not be as forgiving. Ah, bene, bene. Their faith in you and your church is restored. I say it was worth sparing that monk's life. Promise me that Wayland will suffer. E soprattutto Stefano. Philip,
Yes? Did you see God? Did he save you that night? I told him. He only smiled at me. I never saw him again, as long as I lived. Ecco fatto. La chiesa, ragazzi, la cattedrale è proprio Philip is back. Philip! 30 anni, quanto ci è voluto? Tantissimo. Did you walk all the way? Again? Just part of it. Old fool. Ellen stayed in Kingsbridge. I thought I had lost Ragazzi, sono God, tutti sopravvissuti but i he did nostri not watch personaggi. over us. Vendetta totale Now proprio. I see him every day. He is in the good we do, in how we show our love. Questo è il finale migliore, dai. Jack's hands had become rough, his hair grey, but his eyes still burned bright like hot coals. It's good to see you. Aliena's gaze could be as stern as her father's had been, but her heart and wit made her a leader people did not follow out of fear, but out of respect and loyalty. Jonathan told us you had a Che visitor. capolavoro, ragazzi, che ci siamo giocati. Just an Bellissimo. old friend. What do you think of this window? Jonathan came to look more Meno male che and abbiamo more trovato like lo his spazio father per Tom. infilarci questo As giochetto. Prior of Kingsbridge, he is also a builder of sorts. I use mostly warm colours. What good are the large windows if it feels cold? Sally is as stubborn and as gifted as her Sì, parents. 9.7. It is her stained glass windows the light is falling through. She has children of her own now. And I'd like to show you the plans for the new cloister. Tommy will be the next master builder and is as silent as his grandfather was. Once I heard him fatto guidare la admonish his trama father to be perfetta, more ragazzi. serious at work. Jack only smiled. He knew Tommy was Perché io volevo right. che comunque l'esercito intervenisse a favore del stayed in prete Kingsbridge as eretico, well. capito? Cioè che lo liberasse She con la was forza. always there for every one of us. E comunque è stato liberato. I don't know. Ho messo in gioco lui, a rischio lui. Is the church done now? It will never be done. Not in Per my far lifetime. prevalere gli altri. Not in yours. Remember us for what we did, for who we were, and maybe for what we tried to be. And when you turn your eyes to our cathedral, maybe you will see yourself. Vedrete voi stessi. Il lavoro di tante persone, di tante situazioni così contorte, no? Bene e male insieme, che hanno costruito però questo simbolo di bene che è la cattedrale. Hai risposto alla domanda che Valeran ti ha posto su Dio. Hai finito di giocare ai pilastri della Terra, i pilastri della Terra. E quindi diciamo, ragazzi, pilastri della Terra Mitin, e forza Mitin pure, però vediamo, ci saranno i titoli di coda. Fine. Sì, ce l'abbiamo fava! Ce l'abbiamo fava! L'ultimo giochetto, bellissimino, bellissimino, bellissimino. Capolavoro, ragazzi, è bellissimo, è andato tutto come doveva andare, abbiamo proprio chiuso alla perfezione la vicenda, proprio come doveva andare. Si vede che anche questa cosa delle opzioni
dei dialoghi a scelta multipla funziona, perché vi posso assicurare che è esattamente quello che volevo fare della trama, cioè portarla a questo punto. Io sapevo di rischiare l'eresia con il tizio, con Philip, ve l'avevo detto se non sbaglio, quando gli abbiamo dato quei medicinali a quella donna per strada e c'era Remisius lì che guardava, cioè io l'ho fatto consapevolmente, ma ho portato avanti gli altri due personaggi in modo che prevalessero totalmente e gli dessero una mano nel caso del finale. E infatti è andata così, perché gli hanno dato una mano e tutti si sono schierati dalla parte del prete e quindi diciamo l'esecuzione non l'hanno fatta, ma nessuno dei due, neanche l'altro. Li hanno perdonati tutti e due, li hanno fatti messi a un grado diciamo più di anonimato all'interno della chiesa, marginalizzati, però non sono stati uccisi. Anzi, addirittura ha aumentato, no, il vescovo il discorso dell'impatto della chiesa, no, del miracolo, mettendogli quest'acqua attorno che gli ha spento le fiamme come fosse un miracolo, no? Salvato dalla volontà di Dio davanti a tutti. Quindi il vescovo già sapeva di agire così. È andato tutto bene, insomma. Potevano ardercelo vivo il prete, quello sì, ragazzi, è un rischio che abbiamo dovuto correre, però il rischio era se no di perdere più personaggi. Comunque non abbiamo perso nessuno, ripeto, è andata alla grande, è andata benissimo, ragazzi. Giochino che è filato alla perfezione, logico, intelligente, bellissimo, profondo, articolato. Questo paragone della cattedrale, come dice giustamente il finale, è un paragone di se stessi, di come si costruisce se stessi. La cattedrale è il simbolo degli individui che lo hanno realizzato e degli individui che creano una cattedrale attorno a se stessi. Infatti, come c'è scritto anche qui sotto, no? Sotto il nostro video c'è scritto il tempio. Il tempio è questo, ragazzi. Quando quello che c'è scritto lì sotto, no? Si prega di non sporcare il tempio, la sacralità del tempio. Il tempio è esattamente la cattedrale di cui parlano loro, di cui parla Ken Follett. Un luogo che diventa sacro perché tante persone hanno con le loro vite contorte, controverse, le loro scelte, che cercano sempre di fare del bene, però a volte fanno il male, capite? Perché alcuni non sanno neanche di farlo il male, tipo William, che poi di fronte al diavolo che lo giudica poi si sente colpevole, no? Però tutte queste azioni comunque riescono alla fine a creare un simbolo positivo, che è quello della cattedrale, un simbolo anche per le generazioni successive, simbolo di bellezza, di stabilità, di continuità, di forza, di spiritualità che guida le generazioni intere, quindi è un simbolo potente. Infatti ognuno di noi poi incarna quel simbolo, come dire, facendolo parlare, no? Soprattutto i più valorosi, chi veramente cerca di discernere quale sia il bene, quello giusto, no? A volte il bene giusto, a volte anche qualcosa di malvagio, no? È questo che ci dice anche il Dio stesso. Infatti alla fine, vedete, il prete gli abbiamo detto che ci crediamo in Dio alla fine. Cioè alla fine l'ultimo Valeran gli abbiamo detto che ci crediamo, no, in Dio, perché comunque anche queste azioni così comprendono alla fine a realizzare qualcosa di misterioso e miracoloso insieme, partorito dall'insieme di azioni buone e cattive, purché forse guidate da qualcosa di buono che fa tornare quel segno, no? Quel valore positivo alla cosa, nonostante tutti i cambi segno positivo o negativo. Poi a un certo punto, come dire, la conseguenza di cose porta ad avere qualcosa di positivo, e quella è la meta migliore, è il piano strategico numero uno, no? Per antonomasia, la perfezione machiavellica.
Sì, perché poi il principe è anche giusto, è anche buono. Se è una persona sana di mente deve essere buono. Comunque bellissimi ragazzi, complimenti anche a voi, guardate, complimenti a tutti, stringiamoci la mano, signori, come dicono in altri streamer. Salve signori, buonasera. Qualche streamer fa così, no? E dare un tono alla sua community. Una levatura. Non ero sicuro che il gioco si ricordasse delle nostre scelte, ragazzi, vi dico la verità. Perché da un po' che non rivedevo questa funzione nei giochetti. Mi domando se la sappiano più fare. No, giuro, ragazzi, fino a qualche anno fa si vedeva in tutti i giochi questa cosa. Ora non si vede più. Questa delle variabili, no? All'interno della trama che si articola in una direzione o in un'altra. Ora già tanto in alcuni giochi ci sono tipo 2 o 3 finali. No, ma a parte i finali, è proprio questo, nello specifico quando te costruisci proprio una trama che si ritrova esattamente nello specifico nel finale, come ad esempio che ne so, Detroit Become Human. Quelli sono l'esempio perfetto e sono i perfetti eredi di Shenmue. Bello, no? Quando nel mondo dei videogiochi ci fanno vedere questa vastità di intrecci che si possono generare rispondendo in un modo o in un altro, andando in una direzione o in un'altra. Questa è una cosa estremamente affascinante nel mondo dei videogame, però probabilmente lavoro inutile per l'industria di ora, tanto spreco di soldi inutilmente, quindi non glielo facciamo più perché questa è roba troppo raffinata per loro. Che ci comprano la merda, quindi perché lavorarci? Lavorare sulle cose. Pilastri della Terra Mitin, ragazzi, questo ridiciamolo anche in italiano. Bellissimo, finalmente mi sono tolto questo giochetto bellissimo che mi circola nel cervello probabilmente dal 2017 stesso, quando è uscito il gioco. A 8 anni di distanza da quando è uscito. Non è poco, 8 anni sono tanti. Finalmente sono riuscito a giocarci, a portarvelo anche a voi, così almeno ve lo potete godere, vedere di che cosa si tratta e magari ve lo giocate anche voi questi giochetti. Io vi ho fatto un percorso. Però è chiaro, non si esaurisce qui. Un percorso è un percorso, non è tutta la mappa. È una traiettoria, una cosa che ha senso percorrere, perché ha una forma di linearità. Quindi te sai che inizia e finisce. Se invece uno ci mette tutto, qualsiasi cosa, quello che gli piace, quello che non gli piace, quello è proprio un vero e proprio archivio quello. Questo è più una collezione di gaming. Quello lì è oppure un viaggio di gaming con me, insomma, con i ragazzi che sono passati. Con la mitina soprattutto. Oh ragazzi, perfetto, ce l'abbiamo fava. Era l'occhio del ciclone, l'ultimo capitolo. Fino a 21. È un numero strano per concludere, però bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Quindi ragazzi, forza mitin, ce l'abbiamo fava mitin. E ciao.